Amici, un saluto dall'intrattenitore che vi tiene per ore, Jack Leone Maxby. Con me, come in tutte le battaglie epiche di Mass Effect, c'è il mitico lupo Leo the Wolf dalla Sicilia. Buonasera a tutti. Buonasera A tutti, veramente dalla Sicilia. Sì. E abbiamo anche il Dalla buon Sicilia Simo, abbiamo anche il buon Simo in chat che ci ha anticipato, visto che sto ancora preparando, mandando link da tutte le parti. Faccio vedere, ho tolto un po' di immagini. Manda link. Sì, mando tutto, mando anche il Milan con lo scudetto, anche se non succederà quest'anno. Però, niente, non riesco a mandare i link, che cacchio. Niente, allora stavo guardando le nuove immagini che ci sono, vabbè. Allora andiamo avanti. Facciamo partire, questa è l'ultima volta, episodio 50, siamo al gran finale, siamo sul pianeta Terra e dobbiamo affrontare i Reaper, i razziatori, come li chiamano in italiano, una volta per tutte, quindi vediamo. E dopo facciamo un po' di giochi in compagnia. Buon Pomerania Leonardo, auguri Leonardo, guarda te lo dico, me l'ha scritto buon Pomerania, buona serana e auguri Leonardo. Ciao Raffaele, benvenuto Raffaele, un abbraccio. Andiamo al gran finale ragazzi. Ultime scene, ci vorrà un'oretta, non è che lo finiamo adesso, però siamo comunque alla fase conclusiva. Prendo tutte le armi che posso, perché vedo che qua e ci siamo, mancherà poco, ormai ci saranno le ultime battaglie. Ieri abbiamo finito The Last of Us 2, venerdì scorso abbiamo finito Tomb Raider, settimana prossima ci sarà Silent Hill 2 Remake 3 giorni a settimana, gli altri due ci sarà Call of Duty Vanguard. So che il buon Leo sarà contento di vedere Call of Duty. Certo che sono anch'io contento, Leonardo, poi si gioca insieme. Vero Leo? Call of Duty a te piacciono? Me li suggeriti tante volte. Ma al massimo posso fare da voce fuori capitolo, come per dire, i nostri giovani. Sì. Non fai il cheerleader tipo Spirit Squad, ti vesti di verde. Fai We are the Spirit Squad. Check, senza offesa, ma preferirei revolverarmi i gioielli di famiglia. Sì, ti guarda a me. Ciao Leo, ciao Ice, ciao Raffaele. E quindi oggi Leonardo hai fatto anche tu level up. Bene. Tanto auguri Leo, quanti anni non so se si può dire, solo se vuole dirlo. Ma mi sembra che una volta aveva l'anno di nascita lui, ma non mi ricordo qual era. Non mi ricordo. Quindi vedi che ci siamo. Ecco qua. E poi c'è ancora Aurora che compie gli anni questo mese perché era compiuti come Tino. Io dovrei farla a fine mese. Sì, anche tu, è vero, anche tu senza questo mese qua, hai ragione, anche tu. Dai, hai ragione, te lo sai bene quando è il tuo compleanno, ovvio, te lo sai bene quando è il tuo compleanno. Però è un po' deludente la storia del bambino. La storia del bambino su Mass Effect è un po' deludente. Ciao Tony, siamo al gran finale. Come stai? Tony, domani, visto che c'è retro gaming il pomeriggio, visto che sorpresona, Tony, t'avevo detto che tornava. Sei deluso a casa, non sei contento della partita col Como? Hanno giocato bene entrambe le squadre. Il Napoli ormai sta gettando spugna, mi spiace però secondo me contro il Como non ha giocato male, ha solo perso il rigore, sta gettando la spugna. La spugna. Prima però si sono lavati la schiena con la spugna, hanno fatto uso buono. Come che schifo? No, ti lavi senza usare una spugna, proprio come gli animali. Da noi sulla pietra viva, Jack. La pietra viva. Ma perché ci sono i mostri qua? No, io ho paura dei mostri. Mutante. Siamo al finale, Tony. E domani c'è invece Retro Gaming Play 2. Ho un sound che ti piacerà. Tony, questo sound lo conosci bene. Top, vediamo la top. Leonardo, primissimo. Oggi è il compleanno. Leonardo, ti faccio un altro regalo. Io sai che compleanni, se uno vuole, gli regalo sempre Retro Gaming Baby 200 punti a ogni compleanno. Se capita in live lo faccio volentieri. Ecco qua. Andiamo dunque. Fedeltà Leonardo, altri 200 punti per lui. Guarda, congratulazioni, hai appena vinto 200 punti del signor Red. No, davvero, fate scherzi. Oppure per i capitoli. No, ho scritto che non accetto richieste su giochi. Su partite sì, su giochi no. Giochi domani vedo io cosa ho e non ho nessuno di quei giochi lì, purtroppo. Non ho nessuno. Però Showdown lo conosco come serie. No, tranquillo, però domani ci sarà un po' di roba che ti piacerà sicuramente. Anche se non farò solo calcio, domani voglio
variare un po'. Dipende dal mood. Domani voglio provare soprattutto FIFA se riesco finalmente a farli partire. Ho l'ultima versione del lettore giochi, non chiamarlo in altro modo, e questo dovrebbe riuscire. C'è Raffaele in chiamata. Ciao Raffaele! Buon pomeriggio ragazzuoli. Ciao, benvenuto al gran finale della storia di Shepard. Siamo all'ultima parte, siamo sul pianeta Terra, si vede che la Terra. Ah, ragazzi, dobbiamo salvare la Terra. E alla fine non era mai successo negli altri. Ricordo tutti coloro che le partite si chiede uno per volta. Beh, si può proporre, sì certo, ovviamente non posso accontentare tutti. Domani voglio però vedere se riesco a far partire un FIFA 2004 o 2005, perché mi piacerebbe. Tu li hai giocati, Raffaele, i FIFA PS2? Se sì, quali? Madonna, FIFA 2005 è il mio preferito. Oh, allora sarei contento. Che era una richiesta che mi era arrivata da un commento, un ragazzo che voleva vedere la Sampdoria su FIFA 2005 perché non ha il gioco. Allora, ma mi piacerebbe accontentarti. Il problema è che sto provando un programma diverso per vedere se riesco a far partire i FIFA, visto che il mio non me l'ha mai aperto. E speriamo che magari fa funzionare il gioco. Finalmente, perché a me i giochi partono, ma quando poi carica e tutti i giochi della EA mi crashano. Devo scoprire se hai ritorno o meno. Ma come può tornare? Ma come può tornare? Ma sei morta! Come fa a tornare una persona morta? Tony, come fa a tornare? Una persona è morta. È un anime, per carità, in Giappone esistono le sfere del drago. Esistono sempre le sfere del drago. Anche se io ovviamente le userei come le usa Bulma. Sai per cosa le usa Bulma le sfere del drago? Per ingiovanirsi, ogni volta si toglie qualche anno. No, non aveva bisogno di quelle, guarda. Non ha mai avuto bisogno di chiedere quello, io. Non saprei. Rigonfiassi la pera perché ormai. La speranza è venuta a morire. Ma scusami, io ripeto una cosa che voglio dire, è che cioè alla fine anche, non lo so, io sono sempre stato uno che quando poi i personaggi se ne sono andati, è giusto che se ne siano andati, ma a meno che non ci fai un qualche cosa tipo spazio-tempo alla Steins Gate, che ha perfettamente senso ed è bellissimo per quello, lì ha senso, i personaggi tornano. Conte lascia il Napoli, ma non ci credo, guarda. No, vabbè. Ma sono notizie per attirare i click, non crederci. Ciao Matteo, alla fine non ho ancora visto il film di Silent Hill, io la sera ho troppo paura di vedere un horror la sera, e poi ho paura di dormire male. Immagino se vedo un film di Silent Hill, poi magari di notte faccio un incubo. È un bel problema. La sera leggono pure reso. Ma quello è una bella idea per il tuo WrestleMania 42. Comunque, come stai, Matteo? Oggi siamo veramente al finale. Guarda, ti faccio vedere il pianeta Terra. Guarda, ci sono i poster, ci sono gli edifici proprio stile terrestri. So che sembra strano, ma non siamo mai stati sulla Terra prima di Mass Effect 3. Cioè, per concludere in bellezza, si va qua. Guardate con luce accesa. No, la luce accesa mi dà fastidio. La luce negli occhi. No, sai cosa sarebbe bello? Come Tino è fortunato se si vede un horror, perché c'ha il fantasmino nell'armadio che gli fiatta vicino e gli fa. Cioè, è vero Lio, tu sai che come Tino c'è il fantasma nell'armadio. No, comunque non è vero niente. No, non è vero niente che Conte se ne va. No, non è vero niente, no. No, nulla. Ma no, ma figurati, ma lo decidono a fine campionato. Poi già, è vero che lo scorso anno è stato difficile tenerlo dopo che aveva vinto, però poi l'hanno convinto. Alla fine comunque, insomma, sanno il fattore potrebbe essere decisivo forse, perché Conte potrebbe lasciare il Napoli. Cioè praticamente la sensazione mia, e dico la sensazione mia, potrebbe essere che quello chiede più soldi e se non glieli danno se ne può anche sappiamo che De Laurentiis è troppo attaccato ai soldi, non dice ma sì te li do. Sì, infatti. Il grande cruccio del Napoli è sempre stato il presidente che, per carità, tu lo sai che ama la squadra, non ci sono dubbi che De Laurentiis ama il Napoli, non lo metto in dubbio, però è anche molto di mano corta, diciamo. Ma tra l'altro, come dice Leonardo giustamente, se dovesse succedere che il Napoli veramente dovesse arrivare, ma dai, è possibile fuori dalle prime quattro Napoli, dai, è possibile. Però se succede, Conte in quel caso potrebbe veramente andare via. Ma guarda Tony, gli infortuni sono una delle cose più brutte. In realtà io avrei voluto vederlo Bron Breaker a WrestleMania, mi spiace perché cavolo
Cioè, voglio dire, Bron Breakker comunque è una figura importante, ma anche se ti tifi contro, ma io non voglio vedere lottatori infortunati, dai, è una delle cose più brutte, squalide. Ma poi che colpa ne ha lui, scusami, se deve interpretare un cattivo? Scusa, ma hai visto un film? Nei film, l'attore che fa il cattivo non è che gli auguro le cose brutte perché in un film fa il cattivo, è la sua parte, è la sua parte. Bron Breakker magari è una bravissima persona, non lo sappiamo, ma penso che sia una brava persona. Comunque, suo padre, Rick Steiner, ha sempre avuto una buona reputazione, suo zio Scott Steiner è un po' folle di testa, però tanto bravo, comunque è una persona professionista. Conta solamente che se lo fai biondo ci metti gli occhiali da sole e quella specie di maglio stile cavaliere, cavolo, è tale uguale al padre. Sì, è vero. È vero, è vero. Siamo. Oh no, ma quanti nemici ci sono? Sento un'altra voce oltre a Raffaele e Lio. Chi è? No, non c'è nessuno, Jack, siamo soltanto io e Lio. Ah, fantasma di fumettino, davvero, perché io ragazzi sentivo in sottofondo, mentre tu parlavi sentivo una voce che faceva e dicevo, ma che cavolo, chi è? No, allora era la mia risata, Ah, ok, ma no, ma la tua risata è bella, si vede che sai che Discord taglia le bande, lo sappiamo che Discord taglia le bande. Io mi sono sentito al telefono con un mio amico e lui mi aveva in via voce e sentivo la mia voce, ma chi è sto qua che parla così? Ma sono io. Sta dicendo le mie cose, ma sono io. Non so, come ha detto Jack, Discord taglia le bande, sì certo, taglia i cosi, i Bloods e tutti gli altri gruppi Rainbow, tra virgolette, gang che sono famosi in America. Sono famosi in America. Qui in Sicilia invece c'è la barista Bumu Gaming, che è il gruppo dei campioni, latte come ricompensa, latte gratis. Latte come ricompensa. Se Comunque si vinci latte, se perdi Leo, preparati che oggi ti facciamo due regali, non uno, due. Ti divertirai come non mai. Ti dico solo che ti dovrai preparare da una parte a rispondere delle domande. Sì, ma hai detto così sembra una cosa brutta, invece è una cosa... No, e dall'altra avere la tua fantasia alle storie più sceme che potremmo mai creare. Storie più Quindi stupide preparati che solo possiamo che... creare. Scommetto che come Tino, che ci sia o non ci sia, sarà tirato in mezzo nelle storie, conoscendoci. Salterà fuori un sacco di volte. Sembra bene. Ma non è una cosa brutta, è perché cioè, è con noi anche quando non è con noi. Quella è una cosa bella, quella è amicizia, ragazzi, non è una roba brutta. Io la vedo come amicizia. Se una persona c'è quando non c'è, è una cosa buona, non è una cosa negativa. Quella è amicizia. Vuol dire che è una persona che è sempre con noi. E il resto, beh, comunque intanto auguri al mitico Leonardo, che oggi appunto compie gli anni. Non ci ha detto quanto, ma ci sappiamo. Auguri Leonardo, augurissimi. 28 l'ha scritto, guarda. Ah, ma perché io ho solo messaggi principali, però perdo alcuni messaggi. Jack, leggi il mio messaggio. Infatti, Matteo, io ho perso un messaggio, esatto. Non credo sia così pauroso. L'unico film da più che non riuscivo a vedere è L'Esorcista. Anche ora a me fa più che altro molto disgusto una scena del film L'Esorcista. Perché poi comunque anche tutto quel latino, quella roba terminologica. No, non ho un sondaggio attivo, non ho un sondaggio, qual è il tuo sondaggio? Parlando proprio di questo qui che tu hai detto, questo qua del film del... Ma è Seth Rollins, Tony, è ovvio che è Seth Rollins. Il film questo qui, L'Esorcista. Lo sai chi ne ha parlato proprio oggi, che ci ho visto il video? Chi? Clark, che ha fatto un video dove si parlava di come noi umani siamo praticamente, come che si dice, non addetti, cioè che siamo assuefatti dal fatto che dopo una giornata che proprio siamo stanchi, ci dobbiamo comunque vedere un film che fa paura, ce ne sa frega le fave che siamo stanchi, che stiamo... È vero, io in realtà l'unico mio problema è con gli horror che preferisco vedere di giorno, perché poi di sera non voglio avere dei pensieri. Già a volte leggo delle robe abbastanza spaventose, cioè, mi capita di vedere quei video, sai, tipo storie spaventose così, ma mi disturbano perché sono vere.
Le cose vere sono ancora più disturbanti dell'horror, perché le cose vere sono successe veramente. Allora il fatto, cioè che fatto era No, che è Seth Rollins al 100%, non ci sono... ma che in JF? C'era come... I film, i giochi non mi spavento quasi mai. No, i film, cioè vabbè, ci sono i videogiochi che fanno paura, basti pensare il primo cosa, il primo Amnesia, il primo Slenderman, che sono giochi che porca miseria. Vabbè, perché lì ci sono i jumpscare, ragazzi. Voglio dire, sapete qual è lo scopo di... Sapete perché è nato Five Nights at Freddy? Qual è la genialata? Che una volta gli horror ti facevano paura visivamente. Hanno deciso di fare un horror, a me non piace Five Nights at Freddy, però capisco il senso. Five Nights at Freddy è un horror che può giocare anche una persona molto giovane, perché non vede nulla di traumatico. Jack, non è solo quello, è che pure cioè se tutti tirano una follia, bellissimo. Dico, per un horror il luogo che tu ti aspetti può essere, che ne so, una foresta, un ospedale psichiatrico o al massimo la classica villa abbandonata dove c'è il mostro all'interno. Poi le dannate fogne, che sono sempre le fogne. dico, non ti aspetteresti mai un gioco come Freddy's ambientato in una pizzeria, cioè sai, la pizzeria è un luogo dove... La pizzeria è un luogo allegro, sì. Dimmi Tony, comunque per forza Seth Rollins, non ci sono altre scelte. NJF toglilo, perché tanto non c'è neanche NJF ha contratto lungo. Al massimo sai chi potrebbe essere, però mi sembra molto difficile, Chi? Coso, Chris Jericho. Però giocare molto. Sì, ma per me è Seth Rollins, se guarisce in tempo è Seth Rollins. La verità è che non è che deve essere la stessa persona che è intervenuta, basta che sia rivelato che lui, poi magari era un atto, sicuramente era un atto. Ma sì, Mattoni non era lì presente. Però Resident Evil ha il suo, come si può dire, Resident Evil è farsi seguire dal Tyrant che ti mette la strizza, secondo me. Tyrant, Nemesis, ma per il resto non è quel gioco che ti terrorizza. Io avevo paura da 14 anni, sì, con Resident Evil, quello sì. 14 anni avevo paura. 14 anni avevo paura di Resident Evil, sì. Vabbè, ma avevo 14 anni, ragazzi. Cavolo, 14 anni. Però io vedevo gli horror, una volta li digerivo meglio, oggi non riesco più a digerire gli horror come una volta. Mi guardo perché mi piacciono anche i film di zombie a me. I film di zombie mi piacciono un casino. No, allora, rispondendo comunque... la Klein. Sì, Povera Klein. C'è ragione, c'è la possibilità, cioè, sai, di avere comunque paura per un Resident Evil, soprattutto i primi. Aspetta, ma chiediamo a Raffaele. Raffaele, ti sei mai spaventato per un videogioco? Anche a guardarlo, non dico per forza giocarlo. È mai successo? Beh, sinceramente sì. Ok, sì. Ma guarda, la metto anch'io. Io quando stavo giocando a Walking Dead della Telltale, che non è un horror, è un gioco narrativo, non è un horror, lo dico perché altrimenti sembra che sia un horror, ma non è un horror. E c'è un punto dove c'era questo trattore che la chiama l'acchiappavacche, che poi è quello di Fortnite praticamente. E cosa succede? C'è questo acchiappavacche, mi sbuca uno zombie da lì, mi sono preso un colpo, ragazzi. Chi è questo personaggio, Tony? Mi è venuto in mente cosa? La mititrebbia di Cars. La mititrebbia, quella che si vede in Cars, motore Lucetti, quella che insegue coso, Cricchetto e Saitama qui. Vabbè, sì, la chiappavacche. Porca giuda, quella sì che faceva ridere, no? No, ma Cars era bello, dico la verità. Che lo sai che c'è un retroscena particolare, Raffaele? Kirito. Praticamente nelle bozze si parlava che in realtà sarebbe dovuto essere un incubo sta cosa, in cui il Doc Ock avrebbe dovuto, diciamo così, tra virgolette, no, quello è Doc Hudson, mi sono sbagliato io. Praticamente avrebbe dovuto togliere dal corpo di come si chiama, dal corpo di
Saetta McQueen il motore e metterlo all'interno di Betsy. No, che prova porco cane. E il motore dello sceriffo sarebbe dovuto essere messo all'interno di coso, di come si chiama, di Saetta McQueen. Quindi poi noi avremmo visto lo sceriffo andarsene dalla città di coso, dalla città di Radiator Springs con il corpo di Saetta quanto è McQueen, inquietante sta roba. mentre Saetta McQueen sarebbe dovuto rimanere a cosa lì a Radiator Springs per sempre, dando al corpo di Betsy. Quindi immaginate che non sarebbe dovuto uscire fuori come cosa. Questa potrebbe essere la battaglia finale, ragazzi, non lo escluderei, perché c'è un coso gigante che genera i mostri e dobbiamo resistere per distruggerlo, tipo stile blockbuster, dobbiamo far incrociare i flussi, non mai incrociare i flussi, in realtà incrociamo i flussi. Allora Tony, bisogna vedere. Allora, tu innanzitutto dove vuoi iniziarla stasera? Perché è molto difficile che Jack la voglia fare. Ma io non ho i giochi moderni, quindi ma dici sui giochi vecchi? No, ma io odio. È una parodia del luchador, è un'offesa al luchador. Quello lì sappiamo tutti qual è l'identità del grande americano. Non è un luchador. Chad Gable, esatto. Chad Gable, Kaiser, come cavolo si chiama? Ludwig Kaiser è il secondo, Chad Gable Ludwig Kaiser. Ma il tetto chi cazzo non la è? Anzi, 4. Ma secondo me nessuno di loro è un vero luchador. Abbiamo i luchador veri, abbiamo Penta, abbiamo Ray Phoenix che fa fare figuracce alla Rumble, esce subito. Che cavolo. Quando hai della gente brava gli fai fare figure di M. Ma tu allora non hai capito ancora. Ma io ho capito, sì. No, il fatto è che adesso che la WWE si è acquisito la AAA, tutti i wrestler che saranno dei luchadores non lotteranno mai più in WWE. È vero. Li sposteranno tutti nella AAA. E ti confermo che la penso anch'io così. Però questo ne va dello spettacolo per noi. Perché secondo te, come mai in tutto l'anno della WWE non si sta vedendo un lottatore, a parte diciamo figlio di Rey Mysterio, a parte lui, come mai non riusciamo a vedere Tony è semplice finché sono due. Uno è Chad Gable, l'originale, l'altro è Ludwig Kaiser, ma a volte ne spunta un terzo. Ma non so due, so 4 a sto momento. So 4. Ludwig, Chad Gable. Chad Gable vabbè l'originale, poi ci sono altri. Non so chi sono. Non so neanche io. Come ti stavo dicendo, Jack, a parte forse era un altro che era in squadra con Ludwig Kaiser, forse l'altro. Come mai non stiamo vedendo ad esempio Elio De Vichingo o wrestler simili lottare nella WWE? Perché per loro, soprattutto per l'attuale direzione, ma l'attuale direzione dovrebbe essere meglio della precedente, ma comunque a livello di lottato non è così eccezionale. Ma poi lo sai un'altra cosa. Allora io adesso non so se c'è da quello che sto per dire, ma potrebbe essere, quindi la cosa prendetela con le pinze. Lo sai perché lo stanno facendo anche sta cosa? Per favorirsi in un possibile futuro l'amicizia di chi sai tu. Sì, ma non è che devono favorirsi, è già mega amico, sono già loro finanziatori, la sua famiglia è già finanziatore. E Linda McMahon è ministro dell'istruzione in America. Pensa a te. Cioè, se le due cose non coincidono, cioè, ma è vero, Pittan, è vero, Tiger Bates, sono proprio loro, bravo Tony. Povero Pittan, aveva una carriera quell'uomo una volta. Io vorrei solamente dirti questa cosa. Dimmi tu, com'è possibile che, come abbiamo detto, iniziano ste cose e in questo periodo non abbiamo wrestler a parte Penta e altri in WWE per questa cosa qui? Perché però mi scoccia,
Dico, cosa non gli costerebbe a... Ma tu lo sai la cosa più assurda che hanno fatto? Hanno avuto il coraggio di fare l'inno americano in Canada nel periodo in cui Ciuffetto aveva detto ma il Canada è americano. Cioè sono andati là e hanno fatto l'inno americano in Canada. Sai come ha reagito il pubblico? Schiatto morte quell'inno che è bellissimo. No, ma poi io faccio... Eccolo il boss finale, ragazzi, ma che capoccione. E che a cosa non gli costerebbe niente, seppur sono amici e seppur Linda e il ministro dell'istruzione, a lui non gli costerebbe niente, sai, in diretta. No, lui non va là perché lui non va nei posti dove lo fischiano. Lui se si presentasse lì lo fischierebbero. No, ha una paura. Far mandare la sua cosa militare per far mandare via ma i lottatori hanno tutti un contratto di lavoro, cioè. anche che hanno contratto pare che quelli che hanno contratto non vengono mandati via, dai, è impossibile sta cosa. No, anche che hanno il contratto a cosa, come si chiama, a chi sei tu, non gliene fregherebbe niente, perché lui essendo il presidente degli Stati Uniti, a lui basterebbe fare 2 minuti a telefonare a chi sei tu. Vabbè, ma lui potrebbe, ma in realtà non ha motivo, a parte che lui ha sempre supportato la WWE dagli anni 80. Sì, ma dico, siccome ci sono 8 persone che... Ma ti dico il motivo, la vede come una sua creatura, ecco perché la supporta così tanto. Perché la vede come una roba sua, l'ha sempre vista come una roba sua, perché andava nel suo casino, nella sua plaza, è ovvio che a lui gli portava vantaggi. Ma io quello che ti sto dicendo, Jack, lui tranquillamente potrebbe fare una chiamata e dire: ascolta, se ci sono queste 8 persone, anche se sono campioni che fanno parte di quella comunità, per favore puoi sbatterli fuori. Se questo pure gli dice: guarda, no. Ma non è che adesso può prendersi tutti i messicani da lui e toglierli. Ma sai che rivolta viene fuori dalla gente? Ma da lui fallisce il giorno dopo. Cioè, guarda che c'ha le azioni, non puoi perdere la tua gente rappresentativa, che cavolo, ragazzi. Soprattutto perché alcuni sono veramente dei grandi campioni. Però è vero, la maggior parte li mandano in era. Purtroppo questo è provato, perché se Triple H avesse un po' di carattere non cederebbe, ma lui è un yes man. Ma perché secondo te? No, io l'ho sempre detto che Triple H è un yes man, è uno che dice sì signore, non è uno che comanda. Il fatto che gli fanno i meme col fatto che lui stava bevendo un poco d'acqua e gli fanno i meme nel fatto che spruzza l'acqua su Linda McMahon e non lo può fare perché in quel momento rischierebbe di essere arrestato. Sì. Vabbè, ragazzi, ripeto, un golem, come un golem non sono di pietra. Come faccio a battere sti bestioni? Io devo difendere la batteria, ma... esploso! Quello là grosso non ce la faccio, Mamma mia, ragazzi. Se lo facciamo fuori questo, veramente finisce il gioco. Per questo è l'ultimo. Cioè, è il razziatore più grande questo. Ma io non posso distruggerlo, dai. E il gigacciato del razziatore. Sì. Ci fosse un modo per bombardarlo, ma forse devi attivare latte razzi. No, c'è scritto difendi la... difendi la batteria missilistica. Guarda Tony, vediamo che personaggio sei. No, devo solo combattere questi, quello non posso farlo fuori. Deve farmi essere Kirito. Non c'è Kirito, non è un personaggio di videogioco Kirito. Tu sei Sephiroth. Abbiamo detto no, Kirito sì. Allora, Kirito sì, se contiamo tutti i giochi su Sword Art Online. Non li conto, a parte che tanto questo poi non piace Sword Art Online. Stanti qua. La stessa cosa di metterci Goku, che poi Goku lo metterei solo perché mi piace, ma non ho messo. Vabbè, ma perché anche Goku, porca miseria, cioè il suo personaggio è ispirato alla scimmia Son Goku, sì, Son Goku. Del Giappone. Son Goku, come lo si chiama? Sì, lo so, Son Goku. Che grande Goku. Sì, fortissimo. Sephiroth è il cugino Che di l'unica No, Sephiroth è bravo, dai, Sephiroth è bravo. Jack, non è un mostro. Jack, l'unica pecca la sai qual è? Qual è? Che in quel gioco che ti avevo consigliato io, la Fight of Gods, non c'era cosa. Non c'era? Non c'era Son Wukong. Perché ti immagini prendere la pizza di Gesù Cristo con il bastone di Goku? No.
Cioè, oddio, mi fa ridere dire, no, ma scusami, io sono fan di Gesù, dai, mi sono simpatico. Ma in versione pixel, cioè... Vabbè, ho capito, mi sta simpatico, nel senso... In versione videoludica, Gesù. A me sta simpatico. Tu non sai le storie neanche che ho fatto io in qualche gioco WWE, sai che c'era la cave di quello che hai appena nominato. Allora, quello non è uguale in tutto. No, infatti, Oberon era veramente uno dei personaggi più disgustosi della storia degli anime. Un confronto Griffith. Comunque, con l'onore è uscito un nome pesante, ragazzi. Dante, allora ve li faccio vedere tutti. Perché. Guarda, c'è Claude. Guarda Claude che taglia i capelli e si fa. Lanciali. Dopo, prima dobbiamo far vedere i personaggi che meritano. Poi c'è la barista Mumu, vedi che lui vuole il lancio. Anche madonna, basta tanto, ecco qua. No, c'era anche Dante una volta. Lo so, ma Dante. No, non mi esce più il meme. C'era. Non mi ricordo, non si chiamava Dante, era la versione messicana di Dante. Era Mexican Dante. Devil May Cry, ok. Sì, allora, sì. Okay. Vedi? Adios, Nino. Quanto è bello, Mexican Dante. Quando c'era il meme del Dante, quello lì. Sì, sì. È vecchiotto sto meme. Poi abbiamo Sephiroth che poi personalmente penso che il fatto che il nuovo Devil May Cry sia stato molto criticato. No, quello lì. No, il 5 è apprezzatissimo. No, il 5, dico lo sì. spin-off. Secondo me non dico una cavolata, però è una cosa che non trovo giusta. Perché... Aspetta, Tony ha detto c'è un personaggio che vorrei tanto vedere, che mi sta tanto simpatico. Guarda, Tony, il tuo preferito è tornato Tony, è tornato il tuo amico. Guarda, c'è il faccino gentile. Guarda, ma che espressione gentile. Deve essere il re dei... Questo è uno dei pochi personaggi. Lo odio anch'io questo qua di personaggio, anch'io. Ti dico solo che farei degli spiedini di Oci. Ma non lo sopporto neanch'io, non lo sopporto. Ragazzi, per me è difficile, perché io di solito amo i cattivi, ma quelli no, ma quello proprio non lo sopporto. Ma devo andare dal missile, stiamo morendo. No, non voglio morire adesso. Jack, toglilo. Sì, lo tolgo. Si può proprio vedere. Non lo so può vedere. Ecco, attenzione ragazzi, ci siamo. No, non posso leggere quel nome. Piuttosto godiamoci questo finale di Mass Effect. Sì. Ragazzi, sì. Non solo togliere quel messaggio lì, Tony, perché me lo sono cercato. Quella persona lì proprio. Meglio non nominare. Lasciamo stare che è meglio. Quindi devo mandarti una cosa poi. Io ti mando su Discord. Voglio una reaction. Una cosa volevo dire. Certo, con piacere. Allora, è che scusami tanto Jack, veramente, ma pure se non ci ho mai giocato a questi tipo di giochi, né ho visto mai film e sinceramente ne vado fiero, ma io ora come non sopporto proprio il genere horror. No, ma ha fatto bene a dirlo. No, ma certo, l'apprezzo, tranquillo. Io comunque posso tranquillizzarti che Silent Hill 2 non è violento come gioco. Silent Hill 2 non è violento. È solo molto psicologico, perché tratta temi, diciamo, molto particolari. Temi legati appunto alla perdita della moglie, del personaggio. Insomma, il fatto di volerla ricercare in una sua città. Comunque lì io ti ho mandato qualcosa. Ti ho mandato la copertina di quello di Vanguard che vedrai nelle prossime live. Kirito aveva tutti i desideri, ma Kirito è... Jack, allora è bella, l'unica cosa per favore poi... Lo messi apposta! Chi era il cattivo? Chi erano i due cattivoni nella V2 senza farmi nomi? Uno aveva i baffi sottili, l'altro aveva i baffi folti. Dico, prova a fare un soldato della seconda guerra mondiale o prima guerra mondiale. No, non voglio rovinare i poveri soldati col mio volto, dai. Loro sono gli eroi. L'opposizione lì e arrivederci, grazie. Ma volevo metterci... ma io ci volevo mettere i miei baffoni. Perché anch'io sembro veramente uscito da quell'epoca lì. No, comunque, come stavo dicendo, ragazzi, ci siamo, scusatemi, siamo un attimo al finale. Anch'io adoro Venom. E poi non è cattivo.
We're going in. Acknowledged. I'll send the word. All ships. This is Admiral Hackett. The Crucible is on the move. I repeat, the Crucible is on the move. Protect it at all costs. Everyone, this is it. Mary Jane. Ah sì, quella con la compagna di Spider-Man, Peter Parker. L'ho visto oggi la scena nel gioco. No, PS5. Nel gioco della PS5, perché nel come si chiama, nei film sia di Raimi che negli altri film non l'ha mai toccato. No, lì sì purtroppo ha fatto una cosa molto brutta la cosa. Non quella. Attenzione ragazzi, ci siamo, un momento climatico, la battaglia finale. Beh, ma io adoro i film di Raimi, chiaramente sono belli. Anche il 3 ha dei problemi, però per il resto comunque. Mi chiedo come sarebbe potuto essere il film di Sam Raimi detto Guerra dei Mondi. Tanto che splatta. Sono fieri di tutti voi, non possiamo tirarci indietro. Ah, ma non è ancora finita ragazzi, che finale? Abbiamo una possibilità piccola, dice. Allora questa Mary Jane che fa parte del video. Ah, te la faccio vedere, è rossa, è affascinante. È un milfone. No, non è giovane, è troppo giovane per essere un milfone. No, è troppo giovane per essere. È un milfone con la quarta di seno. Ma non esageriamo, sì, e poi fa la barista di. No, comunque molto carina, devo dire. Te la cerco, te la faccio vedere appena finisce la scena. Però ti faccio vedere quella. Che poi chi era l'attrice che faceva Mary Jane in quei film? Concentrati e non ti preoccupare, Jack. Ah, no, volevo fartela vedere. No, stai tranquillo. Ma questo qui è grosso, sto nemico. Sai, sta pure quell'animazione in cui afferra Spider con i tentacoli. Sì, è vero. Ragazzi, Venom è figo comunque. Faccio subito vedere, guardate, questo qui è Mary Jane, l'attrice che è. Vedi questa qua, Mary Jane Watson. Questa qui è l'attrice. E poi vediamo a fare vedere PS5 invece è fatta così. È un po' più grande, ovviamente un pochettino più, ha qualche anno in più. Fa la giornalista, ma ci sta, secondo me ci sta. Mamma mia, molto carino. È un milfone. No, non esageriamo, è ancora giovane, dai. Ancora giovane, non avrà neanche 30 anni. Non possiamo dire che è un. Ah no. Allora, condotto, ma dai, devo correre fino al condotto tra i raggi laser. Non ci vado. No, ma il masco che esplodono. Sì, questo è il finale esteso, non ho mai visto il finale. Non c'era nella versione originale. Meglio così, lo rendono più climatico. Ecco, mi viene in mente questa scena. L'attore, quello di colore che ha fatto Scary Movie, dentro la televisiva, fa Run, bitch, run! Sì. E inizia a correre. Non lo so, Tony. Può essere. Non conosco dire. Non la conosco. Io conosco Yamme. Conosco quella io. Dai che domani c'è il Retro Gaming Play 2. Domani veramente. No, comunque parlando un attimo. No, aspetta, io siamo al finale. Apriamo il finale. Scusa, ma. Vai. E poi la vedo male. È messa male Ida. È messa malissimo Ida. No, non mi fate morire Ida. Ma Ida tecnicamente è la sua mente viva, è il corpo non è la sua mente. Sì, però se muore così c'è una cosa. Joker impazzisce e Christopher fa il colpo kamikaze contro. Gli facciamo prendere il corpo di Joker. Non mi nominare il povero Joel che. Joel non c'è nel futuro, dai. C'è che povero Cristo me l'avete fatto passare. Non discutere, posso ravviare le riparazioni, ma guarda com'è messa male, poverina. Potrei girare, mi saresti solo d'intralcio. Delicatamente, Jimmy. Il tuo corpo è andato, vattene via. Porco cane, che cattiveria. Di natura morale. Insegniamo la moralità, noi che siamo veramente moralmente elevati con Shepard, sempre solo scelte col cuore, vero Lino? Abbiamo appena insegnato la morale a una IA.
No, ma poi allora, a parte che il finale di ieri quello di The Last of Us è stato, diciamo tra virgolette, sia giusto che triste, ma c'è anche il fatto che allora io potrei essere comunque che c'è un buon pensiero, ma personalmente quello che ha fatto Joel l'avrei fatto anch'io. L'avrebbero fatto tutti. Perché Qualcuno ha detto se io tu- no, qualcuno mi ha detto io no. Ho detto io no perché Ma, era meglio ma salvare perché l'umanità. quello allora te lo dico, chi è che te l'ha detto è perché non capisci il fatto della figlia. Cioè, se tu come No, padre comunque, ti sei- il creatore voleva che ci si dividesse in più fazioni, sì, chi comprendeva dico, una e l'altra. se tu padre qualche anno prima ti sei visto Lo so, dopo quello che ha visto lui, ha ragione. I tre Sì, giochi sì, più sì, Leggende, sì, leggende, sì. quadrati, quadrati. Ma in quale gioco, Tony, non c'è New Jack? Ma New Jack non deve stare in un videogioco. New Jack non deve stare per quelle cose che ha fatto, guarda. Se non- forse se- Tony sta parlando degli ultimi giochi. ma scusami, se non c'è l'innominato Mister Vacante che ha vinto la Royal Rumble nel 2004, se non c'è lui, non ha neanche il diritto di esserci di quello lì. In realtà c'è una piccola particolarità perché Ma perché sto morendo? nell'ultimo coso, forse Ma che sto sparando i tipi. Già va. o nel 2K25, ora non lo so. Ma è diventato Call of Duty all'improvviso. È la stessa cosa di Call of Duty che nel finale hai l'effetto rallentato, devi sparare ai nemici. Guarda, la stessa cosa. È diventato Call of Non Duty. so come se è possibile, Jack è riuscito a farcela. Cioè è riuscito a inserirlo senza che venisse buttato giù. Vabbè. Ma no, ma lo mettono la cava, gliela lasciano, se gli utenti la fanno, lo mettono, lo puoi scaricare. Oddio, che cosa sta succedendo a questo punto? Che sto Ma passando? mi ha il suono, sta No, esplodendo. comunque, Jack. Ok, Patriotta, siamo quasi al finale. L'abbiamo solo lanciato la sotto finale, non l'ho ancora fatto. È solo Allora, lanciato. quello che penso in molti fanno, il fatto è che se Lucoso Joel quando è stato No, ma lì andiamo off topic, stiamo vedendo il finale di Mass Effect. Lascia perdere, parliamo dopo piuttosto, ma vediamo, concentriamoci sulla scena perché cavolo qua è proprio il finale. ma Io penso che ci adesso- sarà ancora da combattere. No, allora io penso che adesso si disattivano i cosi. Ma non li abbiamo disattivati, o forse sì. Abbiamo attivato il condotto. Ora fra poco si inizieranno a disattivare. Ripeto, il condotto è la stessa cosa che c'è in Halo 3 che devi attivare, è la stessa identica cosa. Quella con gli anelli di Halo 3. Ma c'è una cosa, in Halo Sovereign. 2, in Halo 3 Ce l'ha loro fatta. lo hanno attivato, però c'è il fatto che comunque Non è finita, Altro che dobbiamo andare al crucibolo. Figurati. Ma io allora arrivederci e grazie. Qua prima che le cose si fa Natale, Capodanno e Pasqua. Sì. Poi è perché questa cosa non c'era nel gioco originale, era un DLC. Che cavolo è quella formica gigante che sta? Io pensavo fosse il casco di Master Chief. Te l'ho già detto, Tony, ha fatto delle cose orrende nella vita quella persona, ha fatto delle robe immonde. Assolutamente, una persona che fa delle robe immonde, se non mettono un altro che ha avuto una grande carriera e purtroppo era fuori di testa, non dovrebbero metterci neanche lui, per correttezza. Perché comunque non ha una Allora, io reputazione. vorrei dire una cosa come si chiama? A Tony. Tony, io ti voglio solo dire che New Jack in un match ha lanciato un suo avversario da un'imbarcatura alta quasi 3 metri. Ha ferito gravemente un giovane wrestler non professionista, episodio che ha sollevato molte polemiche, e ha fatto anche altro. E ha lavorato come cacciatore di taglie, quindi era anche uno che ammazzava gente. Oltre quello, ha ferito un suo collega solo perché quello No, ma occhio le parole. Salve di nuovo, ciao Simo. Leonardo finale. Nello show della settimana prima, quello l'aveva colpito leggermente più forte, gli aveva chiesto scusa. Gli aveva chiesto scusa. Quello ha detto sì, tranquillo.
la settimana dopo Ma tranquillo Leonardo, siamo al finale, però vedi che siamo messi male di salute, guarda, con la povera Shepard. Io però non voglio morire, dovrebbe andare a finire bene perché abbiamo salvato tante persone. quelli sono i cosi, come si chiama? Gli alieni, quelli lì... Flood? No, quei specie di alieni insettoidi che becchi sia nel primo Mass Effect che nel secondo, che c'è quella missione che devi recuperare sì, ho capito. dadi. Questi però sono umani in realtà. Sì, Rachni. I Rachni, sì. Mamma mia. Che cavolo ci fanno i Rachni all'interno Ma di voi una io pensavo di serie? averli fatti fuori per sempre. Anderson, Scoppio a piangere finale. Va bene. Vieni Simo. Però non voglio perdere Shepard. Guarda che si sta prendendo... Oh, questi sono quelli della cittadella, questi. Sono quelli della Allora cittadella. sono dentro la cittadella, non so dentro il come near corpo. an exit. Ah sì, perché sta dentro la cittadella il condotto. Ti ricordi che hanno detto che dentro la cittadella l'hanno costruita sopra questa struttura? Cioè, Ma che spettacolo. E non lo sapeva nessuno. Mamma mia, che spettacolo. ora questa mi casca. Battaglie, Leonardo, esplosioni. Abbiamo Ida che è feritissima, ma Ida può sopravvivere perché è una IA, quindi si ripara il corpo. Ora questa mi cade dalle scale, sbatte alla destra e come No. dice Bazzo, come diceva Bazzo di Colorado. Ecco. Cioè la finale è questo. No, Un dai, inciampo- io seriamente, sul serio, seriamente, Dio per favore, il finale è drammatico, non voglio rovinarlo. Come battute. Poi c'ho pure i fulmini qua dentro, la roba elettrica che esplode. E questo qua chi è? Cavolo. E questo chi è? Lo sai, Chi c'è qua dentro? sai che mi era venuto in mente? Cioè, Non ora, Leonardo, dopo parliamo. Non adesso, comunque poi ne parliamo. Ma chi è questo? Ah, ma c'è Anderson. No, non dimmi che si sacrifica lui, no. Vuoi vedere che si sacrifica lui? Anderson, Madonna, il Shepard è tutta pistata, porca miseria. Ma anche lui, non è messo bene, Nemmeno sto le mazzate così. Madonna. Cosa gli succede? No. Oh no, anche lui. Guardalo chi c'è. No. I warned you. Control is the means to survival. Control of the Che Reaper stronzo! and of you, if necessary. Guardalo qui che tutto. Anche lui è stato posseduto, povero M. They're controlling you. Guardalo! No. I don't think so. I veri nemici sono altri, esatto. why waste your time with us if you can control the Reapers? Because Dovete credere in me. No, non ci credo in te. when humanity discovered the mass relays, when we learned there was more to the galaxy than we imagined, there were some who thought the relays should be destroyed. They were scared. of what E adesso io come potrò giocarmelo quando sarà Mass Effect 2 sapendo che questo But Non è look, colpa sua, ormai è colpa sua. è un super pezzo di merda. Ma lo è sempre stato, Past comunque. 10,000 years combined. And the Reapers Sacrificare will do the l'intera same for umanità, us ma guarda, meno male che lui è amico degli umani, ma va, il paese, dico lui. only if we can harness their ability to control. Praticamente è la stessa cosa che devo Guarda, mi costringe, mi sta controllando a sparare a Anderson, hai visto? Opportunity? Never. Tu e la tua sete di potere, io non voglio sparare a Anderson. Maybe you're just so hungry. Dico, Jack, Oh, è la stessa clouded cosa your che vision. le cose che No. No, lì un attimo, scusami, siamo... Potrebbe uccidere Anderson da un momento all'altro. You're willing to give up anything for control. Yes. If not me, then who? Are you going to control the Sì, Reapers? io sarei in grado contro le ragazze. Always another way. Gli I've faccio rigare i dedicated my dritti. life to understanding the Reapers. And a I know cacci with nel culo. certainty Esatto. the Crucible will Ti allow me to trasformi control. nel sergente Hartman. Look at the power they wield. Look at what they can do. No,
No, ma chi gli ha sparato? Lei. Le ha costretta a sparargli. Ma che... No, l'odio. Non si può. Non si può. I see what they did to you. I took what I wanted from them, made it my own. This isn't about Tu sai me quanto or Shepard them. ci tiene a It's about Henderson? things so much bigger than all of us. He's wrong. Don't listen to Io, him. io letteralmente mi And sarei who spezzato will il braccio piuttosto che sparare ma non può. You're stuck in his way. Anderson. Only Mi able sarei to girato see the e world avessi È as completamente it is. controllata. And what if he's wrong? What if controlling the Reapers is the answer? Allora, che aspetti, gli dico. Then open the arms, let the crucible talk. Posizione al crucibolo e facciamola finita, esatto. I will. Do it! I know it will work. You can't, can you? Non puoi, vero? They won't let you do it. Lui parla, ma No, non comanda. I'm in control. No one is telling me what to do. Listen to yourself. You're indoctrinated. No, no. The two of you so Classico self-righteous. gordo, classico. Comunque queste scene non esistevano nell'originale. There are sacrifices. You sacrificed too much. Shepard, I only wanted to protect humanity. The Crucibles can control them. I know it can. I just... Entravi in una luce e poi It's not finiva il too gioco. late. Non c'era neanche queste Let us scene. go. Meno male che l'hanno stesa. Vabbè, che poi si sarebbe dovuto collegare ad... cioè con quello vecchio, poi Sì. si sarebbe dovuto collegare ad I Andromeda. can't do that, Commander. No, Andromeda no, Andromeda è inventato prima. Cioè, Ha mandato in vacca tutto, quindi. ma no, infatti Andromeda sì. You. Allora, se non puoi farlo, schioppetta. Oh, attenzione! Sì. Allora hai abbandonato l'umanità, gli dico. You're weak and you're selfish. Because of you, humanity will suffer. Dico così. No, Ma cosa ha salvato lui? humanity. No! You sacrificed us for your own selfish wants, your lust. Sì, sì, Ice, il finale. No, no. You were supposed to protect Forse ha capito, forse ha and capito. you failed. No, I am the savior of humanity. I am the Leo, pinnacle of però our dopo. species. Oh, guarda, ho premuto R2. Ciao ciao. Una volta tanto sarai d'accordo con me con la mia Ti scelta. è scappato l'R2. Posso No, dire non mi è che scappato sarà l'R2, tutto- ho premuto l'R2. No, ti è scappato da non premere l'R2, però sei giustificato questa volta. Sì, è vero, questa volta non era scappato, sono stato io. Metterlo giù. Volevo scrivere 2021. Allora, sì. Chi è che... Ma no, ma nessuno merita la morte per me, Tony, nessuno. Tony, Per me non però esiste... come ha detto Jack, se hanno messo uno come New Jack, allora devono mettere anche quello, separandolo però. Io dico solo un motivo lì, perché quello è stato un grande atleta, ha fatto del bene sul ring l'altra persona che non esiste. Separandolo dal come si chiama, separandolo dal... Che poi capisci anche che la persona a un certo punto di vista non è colpa sua, se si è preso quelle botte in testa, ragazzi avrebbero dovuto aiutarlo invece di lasciarlo andare e far finta che non fosse successo nulla. Perciò comunque la responsabilità è oggettiva anche e loro non ne voglio parlare perché ma per loro sarà sempre, la colpa sarà solamente la sua. Sì, ovvio, loro si sono lavati le mani, loro non provano mica empatia, per cosa me ne frega loro, quelle persone lì. Quando scopri le cose schifezze che ha fatto Vince. So che non segui. Allora. Sì, ho sentito Matteo, ho sentito che ha vinto, ma non sto seguendo, hai ragione. Dice please refrain for using foul language. Steve Corino è un grande. Ma Steve Corino è un grande. Perché io non ho nulla contro Steve Corino. Tanto ne so io, una brava persona. Mi sa che il... Ma dai, aveva scritto il nome di un wrestler che si chiama Dudley. Però quella parola lì la considera una brutta parola. Non è colpa tua. Hai detto il nome di un No, è perché... lo so. Per una lettera ti frega. Lo so, quella lettera lì vuol dire che la U. Oh, la U guarda al che posto colpo di della scena, E. è vivo. È vivo anche Anderson. Mi sa che sta morendo. No, penso di più che... Allora, se è vivo o l'ha preso in un punto dove non c'è l'armatura Sì, o... potrebbe salvarsi, non lo so. È fuori dalle scene, ma è protetto, non verrà mai processato perché
un certo ciuffetto gli ha detto tu sei a posto così, vietato Gli il ha fatto processo, la grazia. gli ha detto, gli ha fatto gli ha fatto la grazia Matteo. presidenziale. Ma che sei un Diamond, insomma, il Diamond era in TNA lui. No, non devi scusarti, Tony, tu hai detto una cosa che non era sbagliata. Lo sai, Jack, ieri, quando è stato ieri o l'altro ieri? No, mi sembra ieri sera. Mi sono visto un video americano, però fatto su WWE, tu che vedi fatto, che vedi. Ma proprio adesso, scusami, se possiamo dirlo un po' più tardi. Siamo finalissimo. Secondo me muore, però. Io se avessi avuto il personaggio... Io non so se muore anche Shepard, però il problema mio è questo. Jake, No! se avessi avuto... Lio! Se avessi avuto il personaggio maschile, qua qualcosa... Lio! Comandante... Sì, l'ho capito. Shepard? Commander. What do you need me to do? E mi sa che stavolta Shepard ci saluta. Nothing's happening. The Il crucible crucibolo non si è attivato. Oh, abbiamo fatto tutto per niente. gotta be something on your end. Forse perché ho ammazzato il coso. Forse perché ho ammazzato lui. Se non ammazzavo l'usi No, non ci credo, non mi dica perché hai ammazzato quel pirla. sì, no? perché lui l'avrebbe forse disattivato. Ma va, andatevene a cagare, ma che fine. Dovevo lasciarlo vivere, guarda. Sì, mi piace che lui stia dicendo io sono l'eroe dell'umanità, il messia dell'umanità. Ma va, che cosa. Ma per favore, ma dai, non mi potete fare sto... Sono atleti che si aggiungono. Ma tu aggiungili, Tony. Ma certo che se tu omaggi a chi vuoi, giustissimo. Tony, hai il diritto di omaggiare il nuotatore. Ma che ca... E siamo finiti nella luce. Siamo finiti in paradiso. Sembrerebbe. Peccato che non abbiamo ancora attivato quello che serve. No, non mi dire che c'era un altro comando più sopra. Sì, allora non è, dipende da noi. Bisogna andare su. Aspetta, grazie Leo, ma non adesso. Non è il momento. Disattivo un attimo il sound, vi chiedo scusa, ma è proprio che è il finale. Grazie Tony, comunque generale. Cioè, che come ti ho detto io. Te lo commento subito appena finito il finale, promesso. Non mandate suoni, esatto. Guarda. Il bambino? Che ci fa il bambino qui? È l'innocenza perduta di Shepard. Perciò... No? Ti giuro, quello nuovo. Jack, Quanto lo dico che l'ho quasi finito, che se la chiama mamma, ti giuro. La chiama Onnessa, la sorella maggiore. Te lo giuro. Io sono ma col cavolo la chiama mamma, guarda cosa ho appena detto. No, the Citadel is part of Che me. cacchio. No, infatti nessuno. Nessuno, Tony. Lo spirito. Perhaps I control the Reapers. Oh They are no, my che solution. cavolo stanno facendo? Non era il figlio di Shepard. No, tu non hai capito, Jack. Io ho capito. Questo praticamente era lo spirito della cittadella, del cardinalizzatore di tutte le mazze. Sì, esatto, era ciò che distruggerà i Reapers. Ma dai, ma così. Noi abbiamo trovato il modo di impedirlo. Ma nemmeno se ma dai, ma perché finirlo così? No, we harvest advanced civilizations, leaving the younger ones alone. Vediamo cosa Just to succede, keep ragazzi. more people alive the La last time we mietitura. were here. A scapito di tutte le altre specie. Extend, so they can make way for new life, storing the old life in Reaper form. Infatti preferisco tenere la nostra No, forma attuale. you No, non can't. potete. No, cavolo! Without È schifo la it, forma umana. synthetics Adesso. would destroy Gustoso. all organics. Ah, i We sintetici. created the cycle. Ah, It never Ida. happens. Ida e i suoi amici sono il nostro problema, quindi. You said you're the catalyst, but Cosa sei? Faccio tutte le domande. are you? A construct. An Hai capito lì, intelligence Ida? defined eons ago to Ida e la sua solve the specie problem. finirebbe Praticamente no, cioè se è così veramente. E Al di quella roba là, al 900. So you're just Dico, an se no AI. manderebbero tutti in banca, cioè dai.
Ma io Dopo sapevo ci che hanno c'era un fatto casino salvare con i tutto, sintetici, tutto. infatti. Io sapevo che c'era un casino con i sintetici. Tu sei un animale, dici. Io sono una bestia, lo ammetto, però. Correct. Jack è un po' come è stato per coso, I once recognized that per conflict Fallout, would always stessa arise identica cosa. between Sì, synthetics and sì. organics. I was first created to oversee the relation sta spiegando chi è? synthetic and organic life, to establish a connection. Tanto non divento sintetico, controlla quanto vuoi, non accetto il finale So a new solution sintetico. was required. Non lo voglio fare il finale sintetico. The Reapers. Io ti direi di Jack di fare due salvataggi per Non vedere puoi, non te lo entrambi fa i più finali. salvare. Non te lo fa più salvare. Where did Ma the Reapers come maledetti. from? È tutto diventato autosave, lo fa apposta per farti My fare più rari. creators gave them form. Sì, Questo è vero. veramente vergognoso. They in Caini turn che give non me sono purpose. altri. Cosa, Raffaele? The Reapers are No, no, synthetic dico, questo fatto che non si può representation of my salvare, Lo fanno cioè, è apposta, una cosa lo fanno proprio apposta. vergognosa, guarda. creators. Yes. They created me to oversee the relations Sì, between Caini. synthetic Che poi senti and che lui c'ha la organic voce life. carina, ma sottofondo c'ha una vocione tipo quello dei Turian. They became the first Vocione true Reaper. che They c'ha did tipo not Garrus. La vocione di Turian, un ragazzino che Sì, avrà lui c'ha la voce. 12 La voce anni. ha. E poi fa. But how did the Reapers La saw doppia me? voce. Allora, è come quel gatto che purtroppo per una malformazione piuttosto che fare il mio normalmente c'ha un timbro di voce che è bassissimo. Ho sentito un gatto che c'ha un miau pazzesco. Sta in America sto gatto, praticamente dice che forse per una malattia quando era cucciolo per un incidente ora non sa. Dice che il timbro della voce da che era il classico miau di tutti i gatti dice Non che vogliamo. è basso. Crucibolo. What do you know about the Crucible? Sì, sì, Io dopo dice. Sai, non fa arrabbiare Simo. Ne parliamo, Matteo, ne parliamo finito questo perché anch'io ci lavoro a combatterla. Ne parliamo subito dopo. Promesso. It is crude, but effective and adaptive in its design. Who designed it? Vabbè, You would not know ciao them, Cometino. and there is not enough time to explain. We first noted the concept for this device several cycles ago. With each passing cycle, the design has no doubt evolved. Why didn't you stop it? We believed the concept had been eradicated. Clearly, organics are more resourceful than we realized. Jacob, potevi risparmiarti quel commento a Comitino, quello. Vabbè, scusa, mi dice Bruno Barbieri, io dico Lambrusco Barbera. Vabbè, non potrei mai The capirci. defining characteristic of organic life. Niente SMR, ma non fa SMR come Make our own. Ecco, questa è un'altra cosa che mi porta ansia a me, la SMR. Anche a We me. might as Anche a well be me. machines. Ma io invece Gente no. che si sgola il microfono e fa bla bla bla. No, allora, No, dopo. No. The fact that you were standing here È tutto un argomento che possiamo affrontare, ma. Questa But è it also proves my solution won't work anymore. So now what? We find a new solution. Why are you telling me this? Why help me? You have altered the variables. What do you mean? The Crucible changed me, created new possibilities, but I can't make them happen. If there is to be a new solution, you must act. It is now in your power to destroy us. Anderson. But be warned, others will be destroyed as well. The Crucible Non c'è una will scelta not giusta. discriminate. All synthetics will be targeted. Even you are lei part of sta synthetic. avendo i Voglio i dettagli. Vogliamo Ma sta- carne al fuoco qua, vogliamo i dettagli, vogliamo sapere tutto nei dettagli. Dico, sta avendo come si chiama, le missioni. What exactly will happen? E mi sa che ancora sono collegate alle Your famose Crucible missioni, quelli device appears to be largely del primo intact. coso. However, the È effect vero. of the Primo blast will not be Crucible. constrained Mass to the Effect. Reapers. Ti ricordi Technology you quando rely on will be affected, but those who survive should have little difficulty repairing the damage. There will still be losses, but no more than what has already been lost. Loro lo usano, in realtà non era questa la scelta.
made it this far. We'll destroy you without setting it off. Impossible. You are vastly outnumbered. You have sacrificed many of your resources just to reach this point. If you do not use the Crucible, the Reapers will not be stopped, and the cycle will continue. I don't believe you. Your belief is not required. There has to be another way. There has to be. There is. You Solo can mi fa strano stand vedere the sullo sfondo Crucible tutte to seize control of the quelle Reapers. Sì. tutte quelle astronavi stile formichine e api che Pensavo non- fossero But erano you can robe never have militari. taken control. È bellissimo. Ciao Andy, non abbiamo i sound, scusa. Ciao Siamo al Andy. finale. You will die. You will control us, but you will lose Quell'altro everything che you have. invece di scrivere sound scrive hound. Hound. Non capisco. Hound. La verità, io non voglio perdere niente, ma poi le chiedo non How capisco. can I Sai. control the Reapers if I'm dead? Infatti se muoio non posso Corporeal controllarlo. form will be dissolved, but your thoughts and even your memories will continue. Your connection to your kind will be lost. though È you diventato will San remain aware Junipero, of ragazzi, it. l'episodio di Black Mirror. San Junipero. I tuoi ricordi saranno preservati. Non voglio perdere niente. I didn't fight this war. Cavolo, So qua Io voglio il mio corpo, everything I have. voglio vincere, And fare I il mazzo a look tutti i forward nemici to della being umanità. replaced by you, but praticamente sei diventato il coso. Not if I refuse to do Comunque, it. sinceramente parlando, sono preoccupato anch'io per Shepard. Non la vedo una via d'uscita che possa salvare Shepard senza perdere il corpo. Come dire, io adesso che c'entro? Ecco, sintesi, mi add propone la your energy sintesi. to the crucible. Col cavolo. Non faremo un The finale chain sintetico. reaction will combine all synthetic and organic life into a new framework, a new DNA. Explain how my energy can be Però chiediamo, to the Crucible. There is little time left, but I will try. Your organic energy, the essence of who and what you are. E se invece non fosse sintetico il finale, ma di più diventerebbe una sorta di ibrido To do tra what? sintetico e The umano? energy of the Guarda che mi Sì, viene è in quello mente che sta questo dicendo discorso. lui. will È quello che sta alter the dicendo lui. matrix of all organic life in the galaxy. Ogni forma organica diventerebbe Organics parzialmente seek sintetica. È perfection una through cosa che... technology. Synthetics seek così arrabbiato perfection through understanding. Perché ce l'ha con Organics me? will be Come perfected by Dino. integrating fully with synthetic dai, su. technology. Synthetics, in turn, will finally have full understanding of organics. It is the ideal solution. Now that we know it is possible, it is inevitable we will reach synthesis. Why couldn't you do it sooner? We have tried a similar solution in the past, but it has always failed. Why? Because the organics were not ready. It is not something that can be forced. You are ready, and you may choose it. Io in realtà sceglierò prima o poi, You're asking me to Qualcosa devo change scegliere. everything. Everyone. Comunque, mannaggia, è come diluvia da me. Qui da me Why a not? dirlo ha Synthetics fatto are already pioggiaforte part fino of it. Can you alle imagine your life without 4 them? del pomeriggio quasi, That's 3 e mezza, beside the 4 e point. poi... Your time is at an end. You must decide. Rifiuto le tue opzioni, gli dico a questo bambinetto sintetico. I'm gonna end this war on my terms. Io sto capendo il tuo pensiero, cioè che tu Morirai vorresti fare, vedendo diciamo, scomparire. Everything you fought for. E gli dico, diciamo ti così, sbagli, un beccati pensiero questo. libero. I fight for Dico, freedom. vuoi fare una sorta No, di aspetta, pensiero libero? No, Everyone's infatti io non cedo I fight alle richieste sue. for the right to choose our own fate. And if I die, I'll die knowing that I did Mi sto everything commuovendo, I could ragazzi. to stop you. La frase che dice And sempre. I'll die free. So be it. Si è rivelata la sua vera forma, sto bimbo. The cycle continues. Vabbè. Ha parlato con un vocione profondo e malvagio. Guarda. Ha detto il ciclo continua. E lei continuerà a combattere fino all'ultimo respiro.
Grande. If you're hearing this, then there is still hope. Hope that you can avoid the same mistakes we made. We fought the Reapers, but we failed to stop them. We did everything we could. We built the Crucible, but it didn't work. We fought as a united galaxy, but it wasn't enough. I only hope the information in this capsule is enough to help you before it's too late. My name is Dr. Liara T'Soni. Herein lies the recounting of our war with the Reapers. È diventata una IV per avvisare che le scelte che abbiamo fatto non hanno salvato l'umanità. Non hanno portato a niente. È finito malissimo! Dovevo proprio dovevo fondere il sintetico. Oh, non c'era una possibilità di farla finire bene, eppure avevo tutto al massimo, avevo tutte le risorse al massimo. Siamo andati là con... Sono tristissimo, ragazzi. Fammi cercare, voglio allora capire. siamo arrivati ai titoli di coda, giusto? Eh sì, vediamo, sicuramente c'è ancora una scena dopo, non può finire così. Fammi vedere, fammi un attimo sentire. Mi sto indagando. Piango e rimo, e poi è normale che finisce così, Simo. Io penso, Jack, che avrebbe fatto, se avessi scelto la cosa con il finale, quello in cui ti saresti sacrificata diventando parte. Ma mi sono sacrificato comunque, in ogni caso. Allora, aspetta. Non ci sono state scelte sbagliate, È proprio così. Ho salvato tutte le flotte, fatto tutte le missioni. Vedi quello che ha detto Simo? Dice, io ne ho avuto un atto finale. Io penso che sia stato perché tu per la maggior parte del gioco hai fatto tutte scelte, diciamo così, da negato. Penso che sia per quello, Jack. È un po' come in Spider-Man il regno delle... Se utilizzi per quasi tutta la partita il costume, quello nero, quello di Venom, all'ultimo ti darà il finale quello con il costume, cioè col fatto dei simbionti. Che c'è dei simbioti con Mass Effect? Aspetta. Ah, non esiste un finale in cui Shepard ce la fa e la galassia si illesa. Hai capito? Non esiste un finale buono. Penso che anche se l'avessi fatto tutto buono con... Anche se avessi fatto buono, dovevi per forza sacrificare tutti gli esseri umani. Baba, abbiamo fatto un finale che, non avendo tutto al massimo, ci ha ucciso. Sì. Dice non è normale. Io sono Renegade, Simo, però. E sono io che non ho evitato il sintetico, perché io la prima volta che ho giocato ho fatto il finale sintetico, mi ricordo che in qualche maniera si erano salvati, ma diventavi una coscienza sintetica, tipo un misto, cioè perdi l'organico. Sì. Mi sto indagando sui finali, Vi dico tutto, ragazzi. Ho chiesto la differenza sui 3 finali. Allora, ma mi sono accorto adesso, Jack, che tu c'hai come immagine. Ecco, noi abbiamo fatto controllo. Finale distruzione e destroy, più militare. No, abbiamo fatto distruzione allora noi. Eliminare la minaccia con la forza, tagliare il problema alla radice, accettare un prezzo enorme pur di vincere. Conseguenza, la minaccia viene eliminata definitivamente. La tecnologia sintetica collegata viene colpita, il finale più duro, più tragico. Il costo non importa, la vittoria sì, ma io non ho fatto sto finale qua. Qui Leo ci chiede che prezzo, che prezzo, che voto dai a Mass Effect? È una delle mie saghe preferite, 10 su 10, anche se, e soprattutto per il fatto che non ti dà nessun
non ti dà nessuna felicità, non cerca di alleggerirti la pillola il gioco. Io adoro sta cosa, il gioco non ti dice ma dai, va bene così, pacca sulle spalle, no. Io pacca sulle spalle. Quindi sì, non abbiamo fatto Control avremmo dovuto risparmiare avremmo dovuto risparmiare l'Illusive Man, invece l'ho sparato. Infatti era il finale da Uomo Misterioso, quello lì, noi l'abbiamo fatto fuori, noi abbiamo fatto proprio distruzione, abbiamo detto sì, nel finale Renegade abbiamo fatto distruzione, ragazzi. L'ultimo è sintetico, invece, è quello che ti dice comunque Leo, preparati, è un finale pacifista, sì. Che appena finisce qui i titoli di coda. Io ho finito quindi distruzione. E dice è normale che Liara dica frasi pesanti, è un finale tragico, disperato e devastante, non è un fallimento, la natura stessa di quella scelta. Controllo, un finale che dà senso di stabilità ma un prezzo personale enorme, moriresti comunque. E Shepard dipende dal finale, e il tuo lascia la porta più aperta, come dire, è un finale che tu non sai come è finito, sai che non ce l'hai fatta. Ho letto TG, grande baba, che bello, ci divertiamo settimana prossima. Ma la grafica è meno, secondo me, la grafica è meno. Vediamo. Già Leo è pronto. Quando vuoi iniziare, noi siamo qui. Vediamo se c'è un'altra scena dopo i crediti, perché non è ancora finita. Oh, c'è una scena! Did that all really happen? We'll never know exactly what it was like, but yes, the archives tell the true story of those who came before us. They fought a terrible no, non posso farla live alle 23. So we wouldn't have to. Vorrei. And that's why we have peace. Yes. Without everything they accomplished, abbiamo la chiesto the information they passed down, we bingo. too would be threatened. What else do we know about the Shepherd? Just what we have in the archives. Quindi Shepard ha portato la pace. I've only told you a few of the stories. Ah no, ce l'ha fatta a portare la Can you pace. tell me another one, please? It's getting late, but okay. One more story. No, Andromeda è ambientato prima. Purtroppo è ambientato prima Andromeda. Ma anche perché se dovessi fondere il sintetico... Allora, complimenti, hai sventato la minaccia dei razziatori. Oh, ce l'ho fatta allora. In qualche maniera, però a costo di altre guerre. È stato un lungo viaggio sia per Shepard che gli sviluppatori di BioWare. Come Shepard da solo non avrebbe potuto farci. La trilogia è nata da intuizione di una piccola squadra e negli anni è cresciuta di smisura. Tutto questo è stato possibile grazie ai commenti e al supporto del nostro folto seguito e appassionati. Grazie per aver intrapreso questo viaggio. Speriamo di averti di nuovo a bordo nelle prossime avventure nell'universo Mass Effect. E con Andromeda non so se arriverò a bordo, onestamente. Non sono molto convinto. Rimettiamo i sound, così sarà contento come Tino. Rimettiamo i sound. Bello, bello, bello. Oh, guarda, sono tornato sulla Normandy. Sì, potrei tecnicamente fondere tutto, ma vabbè. Onestamente non sono un grande fan dell'idea del fondere sintetico. E tanto alla fine ogni finale va male. Anche sull'isola voleva la pace, cioè, dipende quale isola intendi, perché io penso un'altra isola. È il momento di fare casino. Devo rispondere anche a Matteo. No, mi dispiace, la faccio. Ma tu lo sai che sempre su internet, mi sembra quasi simile a Kahoot, c'è nomi, cognomi, città, cose, animali, come... Cavolo, voglio vedere che cavolo ci usciva fuori come cosa. Ragazzi, fatemi provare una cosa. Ciao Aurora, benvenuta. Cavolo, non mi ha dato il trofeo del gioco finito, boia. Non mi ha dato il trofeo del gioco finito. Non mi ha dato il trofeo del gioco finito, però. Sta cosa non va mica bene. Papiro si era già... Il trofeo lo sblocchi quando avrai tutto. Grazie per aver fatto rivivere. Guarda, io voglio vedere il messaggio di Simo. Perché io, ripeto, sto finale, io avevo fatto tutto al massimo. Buon Jack Shepard, vabbè, Jack Shepard, ma io che poi ti favo John Locke, come sai. Ciao Aurora, che bello vederti. John Locke. Aurora, fra poco facciamo Kahoot, se vuoi unirti a noi. Aspetta che tolgo quel non mandate sound, perché è intimidatorio, ma... Grazie mille di cuore, ma perché mi ringrazi? Ma no, ma i miei occhi erano quelli pragmatici, il problema è che non doveva essere il finale giusto, perché io ho fatto tutto al massimo. Leo, dobbiamo vedere cosa sceglie Jack. Io sono solo un ospice del... Un ospice? Non sei un ospite, sei un ospice. Sei un aspice. Un aspice, sei un serpente che... spada. È quello che ha ucciso Cleopatra, l'aspide. Quelle aspide. Vabbè, appunto, c'è invece.
Sì, lo so, ma io pensavo che tu sei andato da Cleopatra, ti sei preso, sei guardato il serpente, così Cleopatra ti è stato a sfregare. Jack! Ti ha tolto il bug quello lì? No, non me l'ha tolto, è ancora buggato, non c'ho la chiamata. No, potevi chiamare adesso. Cosa? Quando tu sei entrato dentro il coso, come si chiama, alla stanza, sei andato al computer, c'è non c'è. Cavolo si chiama? No, c'è il terminale privato, ma non mi basta, non mi fa fare sta cosa. Non mi fa. No, l'intercom è qua, ragazzi, ma non mi si attiva. L'intercom non mi si attiva. Criceto spaziale, ma c'è il cricetino, però. Questo può essere, però poi c'è al 54%. Al 54%, non penso che il giocatore ha giocato difficile il gioco. No, c'è scritto missione compiuta. Io praticamente l'ho compiuta la missione. Ho solo l'unica cosa che ho ammazzato l'uomo, quello là. Sace il king dei viaggi nel mondo dei videogame. Ma grazie! Io sono un po' commosso perché, ripeto, questo finale è molto meglio di quello. Io allora, su Xbox 360 ho fatto il finale sintetico. Ho detto, vabbè, mi dice, senti, l'unico modo è di fondere insieme. E ho visto alla fine una scritta verde. Ho detto, ma che cagata è? E non mi piaceva. Non mi piaceva per niente. Era veramente brutto. Fatemi vedere una cosa. Sì, ma io penso di più che si sblocca quando Jack fa tutti i finali, tutte le scelte. Non penso, c'è il 54%, vuol dire che qualsiasi giocatore arriva alla fine. Ma io ripeto, è tutto bagato. Ma come attacca la base dell'uomo misterioso? Ma mi manda indietrissimo, non è che mi manda indietro di una missione, mi manda indietro di 2 missioni. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Cioè, in pratica, se volessi vedermi l'altro finale, e magari lo farò per conto mio, devo farmi 2 missioni ancora, farmi ancora la battaglia con lui, il coso mi hai capito, insomma. Così bravi. Vabbè, ragazzi, caut, io ripeto, sono sofferente perché, cavolo, speravo che... Il gatto Pangabessa è bellissimo, l'immagine del gatto Pangabessa, Max. Sì. Infatti, sto chiedendo anche per il trofeo. Mi ha detto che questo trofeo è un po' bastardo. La IA me lo dice. Di solito la IA non mi mette parolacce, perciò. Sì. A quale IA ha chiesto? Cioè... mi dice che è come se io non avessi importato il salvataggio, è buggato. Leggenda si fa se tu hai... Sì. Ho importato Shepard PM2 e ho pure salvato tutti nel 2, quindi non so davvero. È buggato, è un bug. Vabbè, ragazzi, è un bug, abbiamo capito che è un bug, che vi devo dire? È assurdo, vuol dire finisci tutti e 3 i giochi come... ma porco cane. Ecco, curiosità, a quale IA lo hai chiesto? Copilot. Ah, ecco. Sì, un attimo, ragazzi. Perché? Se lo chiedeva a Grok, Grok mi iniziava a parlarmi delle dimensioni di Shepard. Se chiedevo Grok, iniziava a parlarmi, ma sai che è una wifi. Le dimensioni di Shepard, che cavolo mi è venuto in mente a questo momento? Non quelle. Animali, ragazzi. Passiamo. Voglio. Facciamo cosa. Voglio vedere una cosa. Non penso che esiste. Non esiste Mass Effect, peccato. Facciamo questo qua. Ragazzi, vi piacciono i videogiochi? No, vero, perché seguite il mio canale e non vi piacciono i videogiochi. Che schifo i videogiochi. Beh, Leo prima aveva chiesto se era possibile le città, Jack. Ma dopo. Facciamo prima un mucca bella, cocco fresco. Videogames e dintorni, questo non l'ho mai visto. Cocco fresco. Mucca e pollo e mucca, e alla fine si fa un bello spuntino. Ok. Come faccio a linkare il gioco? È buggato, sì, ma lo so, io ho tutto buggato sto gioco. È una sessione estremamente buggata da far schifo, Simo, e non è colpa mia, è proprio buggatissima. Ragazzi, cliccate sul link, partecipate, clicca play e scopri chi sei. Quant'è che non dicevo? Numero Forza Juve, ma è già il secondo Forza Juve, l'altra volta non era Simo Forza Juve, era Ice. Quanti Forza Juve ci sono? Lio da Zavorfo. Comunque, ragazzi, non piangere.
Poi c'è Leo The Wolf. Piuttosto Forza Napoli. Dai, vieni anche tu a giocare se vuoi, tanto sono cavolate. 539, 1467. Nel caso. Grazie Andy. Jack, sai quel bug che c'avevo su Place? Sì. Si è risistemato, l'ho dovuto solo reinstallare su PC. Sì. Quanti Forza Juve ci sono? Sarà Simo che è entrato con l'altro account. No, quello per me è Ice, ma quello di Ice. Ciao Simo, ma quanti Forza Juve ci sono? Scusami, ti sei messo l'immagine di Philip J. Fry con i capelli neri. Chi è? L'universo B. Vabbè, comunque ci siamo, possiamo far partire? Madonna, ragazzi. Ciao Maniac, ho finito Mass Effect 3, sono disperato. Neanche il trofeo che mi dice che hai finito il gioco, ma manco quello mi ha dato. Manco quello. Boia. Comunque dicevo, Jack, io ho messo Juve perché cito Cristiano Ronaldo. Ok. Quello che è quello che ci aspetta. Tieni qua, c'è sotto Maniac. Adesso faccio vedere. Ciao Tautino, caro Fabio, comunque benvenuto. Sono acronimo di RPG in ambito ludico. Rock Propeller Grenade. Tecnicamente. Sì, propare. Nell'ambito di videogiochi è ovvio che l'RPG e roleplay li porto sempre, il mio genere preferito, lo dico sempre io. Però scusatemi, devo guardare il cellulare, ce l'ho? No, non ce l'ho un cavolo, perché io ho la barra coperta, lo schermo pieno. In quale gioco si trova questo power up? Ma cos'è sta roba, boh? Non ne ho idea. Non lo so, non l'ho mai vista sta cosa. Che gioco era? Era Mario Kart. Nani? Cavolo, c'era pure sulla cosa, sulla gara. Chi è che la sapeva? Leonardo e Lio la sapevano che era. Dei geni. Che riconosci questo storico trucco? Quale? Su, giù, sinistra, destra, start. Boia. Non lo so. Lo sapevo. Sonic? Qual era? Sì, e cosa fa? Sonic. E cosa fa? Avete detto, ognuno ha detto un gioco diverso, è bellissimo. Leonardo sta vincendo nel suo compleanno, come sono contento. E questo videogioco della copertina. Non lo conosce Simo questo. Mai visto, vero Simo? Ma cos'è sto gioco? Auguri di nuovo, Leo. Auguri. Happy birthday, auguri. Dovresti dire Zawordo. Fa vedere. Intanto guardi i messaggi. Zawordo. Ok, comunque hai visto che riconosci il gioco da un fotogramma. Ora si dice sedere di quella di Overwatch. No, lo conosco. Amici. Amici. Lo sapevate tutti. C'era pure quello che l'avevamo. C'era pure l'altro. Porca miseria, quello che volevo portare e non posso portare perché la grafica è una merda. Conosci i giochi in questi tornei sport? Red Bull ti mette le ali? No, non lo so. PUBG, Wild Rift, tutte le Team Fight, mai che cavolo ne so. Tutte le precedenti. No? Chi è che fa lui? Ma come Tino, unisciti anche te invece di bere il vino, dai. Vieni con noi che festeggiamo il compleanno di Leonardo. È sempre a bere quello. Allora, come si chiama il primo FIFA? Allora, questo... Io dovrei saperla questa. Infatti anche due di voi la sapevano. FIFA 94, sì. Il primo FIFA era 94. In quale videogioco si trova questo power up? Vediamo che cos'è. È una pillola, ragazzi. Che cacchio è? Questo è semplice. Ma sì, è vero, è GTA ovvio. Hai quello là, Liberty City. No, pensavo il 3. Grazie, il 3. Riconosci il gioco da un fotogramma? Tu che finale avevi fatto comunque in Mass Effect, Simo? Quello sintetico? Quello dove mi sacrificavo proprio, facevo esplodere, mi pare, i razziatori. Si può fare? Era Callisto Protocol, non lo conoscevo. Io ce l'ho su cosa, se non mi sbaglio ce l'ho su... In quale gioco si trova questo power up? Cos'è? Brawl Stars, Crash Royale. Ma tu l'avevi salvato l'uomo illusivo, l'uomo misterioso, gli avevi sparato? No, gli ho sparato senza... allora abbiamo fatto la stessa scelta. Abbiamo fatto le stesse scelte, solo che te hai fatto un finale diverso. Come ti dicono come si battono queste formidabili creature e quali sono i loro punti deboli? The End, Metal Gear Solid 3. The End, io lo so. C'era un modo, ragazzi. Vabbè. Però è una sola soluzione,
aspettare una settimana. Il primo, so. il primo. Ma ovviamente puoi ammazzarlo, però devi essere bravo, ma altrimenti aspetti una settimana. Sì, questo storico trucco. Questo storico trucco. CTR, Clapaucius. Cos'è un crapausus? Ma comunque no, era per la PS1, giusto? Sì. No, PS2. Attenzione, era The Sims. Chi è che la sapeva? Era The Sims. Abbiamo un giocatore di The Sims che è Forza Juve Sium, che sarebbe Simo. Forza Juve, diciamo bene. Juve. Mi conosci il gioco da un fotogramma? Ma un uomo in mutande? Non è mutande. Ma che cos'è sta roba? Fighissimo, wow. Ghost Jack. Non dirlo. Dillo dopo, che quello è Ghost War Tokyo. Ho sentito lì, è Ghost War Tokyo, quello te lo consiglio. Ma scusa, mi sembrava lo Slenderman. Sì, ce l'ho infatti, già installato, a dire la verità. Cos'è? Power Up. Questo qui? Ma scusami. Ho sbagliato. Questo secondo me è Mass Effect. No, Halo. Era Halo. Io ho deciso tra quello e Gears. Lo confondo. Sì, anch'io pensavo. Riconosci quello? Io non posso votare. Ma dai, ma che cavolo li sai i trucchi? Questo qui? Ma che cavolo li sai i trucchi? Io mi ricordo quelli là con la tastiera. Chi si ricorda quelli là? Sì, infatti, quelli L1 certi di. Ma poi scusami, mi spiega cosa fanno. È Tony Hawk. Comunque Leonardo sta recuperando. Lio però è primo, è una bestia Lio. Quanti Pokémon diversi esistono? Aspetta, in quante generazioni? Perché scusami, oltre. Io non so quando tu hai fatto sto quiz, perché oggi diventeranno prima o poi più di 1000, 2000, 3000, se vanno avanti la serie. Più di 1000. A proposito di Tony Hawk, più di 1000. Dicevi Simo? Sì. Fammi adesso un messaggio. Ciao Xinkai, sì, ho finito Mass Effect, ma è finito malissimo. Buonasera, signor. È finito malissimo, mi dice hai distrutto i marziatori, però in realtà no, perché sono morti tutti, cioè. Buonasera, signor. Io ho cercato di fare un finale positivo, ma niente, è andata proprio da schifo, ragazzi. E poi non mi ha neanche dato il finale che avevo fatto il gioco con lo stesso personaggio. Il primo gioco action. Il primo gioco action della storia. Adventure, sì, Adventure è vecchissimo. Non è Prince of Persia. Prince of Persia è vecchiotto anche quello, in effetti, sì. Però Adventure è degli anni 70. Conosci i giochi, i tornei sport? Io non sono uno di esport, ragazzi. Se vuoi unirti, c'è il link, magari per il prossimo. Stiamo festeggiando. Jack, ma il bello è c'è l'immagine? L'avete fatto tutti giusti? No, avete sbagliato. Io ho fatto Hearthstone. Invece era The Legend of Zelda, che era stampato grande. Perché i videogiochi vengono questi meme. No, era Hearthstone. Vabbè, questo è famoso, ragazzi, lo conoscete, dai. Hey Yui, a Fun and Awake, Xinkai lo conosce bene. So se avete fatto live insieme? In che senso live insieme? Da Xinkai, quando vuole lei, non lo so, quando mi invita io vado. Quindi ora si può usare Last Non Return Grounded, vuoi proprio vedermi morire? Perché Grounded, tu sei bravo, ma io, mamma mia, Grounded mi distruggono. No, in realtà adesso io sono scocciato che non mi ha sbloccato il trofeo, vabbè. Il primo gioco punta e clicca. Il primo potrebbe essere. Io forse la so la risposta. Day of the Tentacle. No, ho sbagliato, era in chat. Avrei detto Day of the Tentacle anch'io, perché è famosino. Anche l'ho cliccato anch'io. Vabbè, perché tanto. Day of Tentacles. Sai riconosci le armi più forti della storia dei videogiochi? Dagger of Time. Nani? Dagger of Time. Questa qui forse la conosco. Tu la conosci, Simo, questa ovviamente. La spalla del tempo. La daga del tempo. La daga del tempo. Sì. No, ma non ci sono ancora. Io so solo che settimana prossima ci sono. Prima o poi lo devo riprendere. Almeno me lo levo dal cazzo. Comunque Xink è veramente un finale che mi ha commosso tantissimo. Perché i videogiochi, ragazzi, 50 puntate e ho perso la mia Shepard per sempre. No. Perché i videogiochi vengono questi enigmi. Scusami, questo qui lo conosciamo tutti chi è. Il cugino di Vampeta. Ti ricordi come si battono queste creature? Whitley, Portal 2, ma non è spoiler. Oh boy. Ma io non ho giocato Portal 2, ho giocato Portal 1 che mi è piaciuto tantissimo. Ho anche Portal 2. Un portale sull'1, vabbè, spoiler. Spoiler, ragazzi. Che vi devo dire?
Il primo gioco RPG. Questa la saprò sicuramente, no? D&D, Rogue, Wizardry o Final Fantasy? Dai, Final Fantasy è vecchio, ragazzi. Non è così vecchio, volevo dire. D&D è arrivato prima di Wizardry. Beh, sì, è quello... Da D&D sono nati... Ma io parlavo di gioco, videogioco, non di giochi. Però c'è un ma qua faccia conosci i primi tornei esport? Ancora sti esport, io odio gli esport. Mamma mia, non li sopporto gli esport. Non sono fan. Da 1 a Sace, quanto vorresti lanciate 5? Sace, perché piace. E Jerry Lynn, chi? Kizzarmi, chi è Kizzarmi? Chi è Kizzarmi? Mai sentito? Chi è Kizzarmi? Dio, chi cacchio è Kizzarmi? Tu che sei tutti wrestler. Kizzarmi era Era? Del McDown. Conosci questo videogioco? Questo qui è chiaramente un Borderland, ma quale? Quale Borderland? Era il 3, io pensavo fosse il primo. E ha vinto l'Eurovision di nuovo. Ma lì sta c'è vincendo. Un titolo. E conosci il gioco da un fotogramma? Che gioco di fotogramma è? Boia! Quello è un gioco di guida, intanto. Vabbè, quello lo serviamo. Quale però? Potrebbe essere GT7, no? Invece Grid Legends. Qualcun altro ha pensato. Xika, tu la sapevi questa di gioco? Ciao Tony, Sace capace. Se lo cerco. Dopo. Finiamo il torneo adesso. Che altrimenti qua. Chizzarmi. Poi lo cerco. Easter egg di GTA. Cosa rappresenta questa costellazione? Porti essere un gigantesco. Codice. Oh mamma. Poi potrebbe essere la R. Sì, secondo me è la R. Sì. Invece no, è il logo della società. Non le iniziali dei fondatori, il logo della società. Sì, giusto. La R di Rockstar, esatto. Giusto. Bravi. Pensi di saper riconoscere quest'icona leggendaria? Che è Vampeta, vero? È lui. Sì che la conosco, però non so quale dei due giochi. Era Rock Band, non era Guitar Hero. Ho sbagliato. Scommetto che tutti avete risposto con Guitar Hero. Ti ricordi il nome della prima Xbox? Non era Xbox, scusa. Ecco. Scusatemi, devo starmene zitto. Ai tempi la famosa le prime versioni arcade di Pac-Man. 720. Easter egg di un altro titolo Namco. Cosa aveva dentro? Un aereo di Ace Combat, un pezzo Ma che cazzo stai a dire? Esatto. L'astronave di Galaxian o Jin di Tekken. No, ma il Tekken è arrivato dopo, dai, scusa. L'astronave di Galaxian. Chi è l'esperto? L'altro Forza Juve. Questo qui è Forza Juve, quindi è Ice. Quanta memoria RAM disponeva la prima Xbox? Ciao, chi è? Crosby. Ciao Crosby, salve a tutti. E quanta memoria aveva la prima Xbox? Boh, ragazzi, che ne so io. 64 mega. Salve ragazzi, salve. Comunque salve Diamond. Ciao Diamond. Ubisoft una merda, non posso dirlo. No! Americana, francese, cominciamo bene, ma cos'hai contro Ubisoft? Mi ricordo quali sono i giochi. Innanzitutto hanno tolto lo smart working a Milano e costringono. In che senso? Cioè, in che senso non è americano? È canadese. Franco-canadese. Adesso c'è Ubisoft. Sì. Montreal, Francia. Ma no, il Montreal di Francia. Ha ragione, è francese. Avevano ragione, francese. Che fine ha fatto Ubisoft? Profonda crisi, ecco cosa c'è. Licenziamenti di massa, chiusure di studi, cancellazione di giochi, perdite finanziarie significative e ristrutturazione interna. Hanno costretto i lavoratori italiani ad andare in sede. Guarda che... E poi dici perché ce l'ho con la Ubisoft. Carmine. No. Costringe la gente che magari lavora a Napoli ad andare a Milano. Perché? Cometino? Ecco, è entrato anche Cometino, vedi? Che gioco ha vinto miglior gioco del 2021? Fermi ragazzi, siamo alle domande pazzesche. Quale di questi è il miglior gioco del 2021? Oh, il Tales 2 lo sapevate. Bravi. Mi sono fatto male. Lì non fatti male. Da questi videogiochi vengono i meme. Ho sbagliato la frase. No, premi F to pay respect. Dai ragazzi. Premi F per portare rispetto. La famosissima sto meme. COD, lo so. Premi F per rendere omaggio, qualcosa del tipo. Esatto. Qual è il videogioco più venduto per Switch? Per Switch? Penso Animal Crossing, no? Non lo so, potrebbe essere un Mario, chi lo sa. Ma quale? Mario Kart 8 Deluxe.
Beh, ovviamente. Ciao Cometino, dice: dimmi una cosa, Jack, ti fa aggiungere per cercare Tinder. Ma io non ce l'ho del Gen Vendetta. Cos'è questo? Un gigacciato uomo gnomo. Che è l'uomo gnomo? Sembra Lio che si è mangiato un fungo. Io c'ho Switch 2. Beato te, quello è buono. Riconosci questo videogioco della copertina? Sicuramente è uno Splatoon. Quale? Il 2? Era il 2. Attenzione. Vabbè, ma dai. Ma sembra splendido sto gioco. Sai riconoscere le armi più forti della storia dei videogiochi? Pandora. Mi sembra mi viene in mente una certa serie di Pandora. Io amo la Pandora. Il Pandorino. Il Pandorino. C'è qualcuno che non ha ancora risposto. Sì. Era Devil May Cry, perché io mi ricordo che un Devil May Cry era il Pandora, ma mi sembra l'uno. Sì. Comunque buonasera. Buonasera. Forza Juve terzo, attenzione. Forza Juve, Sium, Cristiano Ronaldo Simo. Ma porca puzza. E primo vince la leggenda Leo The Wolf. Preparati che poi gli do i punti. E Leonardo, che dovevamo festeggiare lui, non è neanche in top 3, poverino. Povero Leo. È il suo compleanno e non vince. Dai, facciamo le mappe. Cosa mi ha chiesto lui? Fammi vedere. Ci sta, se c'erano. Kizzarmi. Voglio vedere che cavolo è Kizzarmi. Adesso mi sono attivo il nick. Ma che cacchio è questo? Non me lo ricordo. Ma che è sta faccia qua? Ma fa paura. Chi è sto qua? Adesso lui si è ingrossato. Sace vado, grazie Baba, domani ci sarà retro gaming. Allora, consigli, so che voleva fare qualcosa. Leonardo, scegli tu. Leonardo, dimmi tu, volevi fare. Leo aveva detto città. Jack. Città. Leo ha detto città, Jack. Sì, città. Facciamolo, no? Se c'è in italiano ancora meglio. Città e regione italiana, cosa abbiamo già fatto? Città famose. Città famose, bravo, bella idea. Ragazzi, potete entrare, il link è lo stesso, il numero è lo stesso. Venite fedeli, l'angelo vendita. Manca ancora Simo però. E Xinca, se vuoi unirti anche te ti fai 2 risate, perché secondo me è piacevole. Abbiamo un pinguino, state cambiando. Ma che cazzo i problemi avete tutti qua? Parole, Cometino, parole, che non c'era stata una parolaccia per tutto il giorno. Non c'era stata una parolaccia per tutto il giorno. Guarda. Di più è quello che ha più molti problemi è Carmelo. È sempre colpa sua, ma un giorno Xinkai è entrata, ciao Xinkai. Non so perché Carmelo oggi è tutto il giorno che lo trattano tutti malissimo. Carmelo. Eccola, io che soffro di empatia. Vedo un povero Carmelone. Che nelle scene non sta zitto neanche un secondo. Vabbè, perché ha visto te si è emozionato, ovvio. Non sta zitto neanche un secondo. Ma si è emozionato perché ha visto te, dai. È ovvio che... Poi Simo, tu ti unisci? Per un'ora come Alexa. No, c'ho il posto, le città no. Bocciate le città, vabbè, ok, lasciamo. Vabbè, non sono obbligato, ma ragazzi, nessuno è obbligato a partecipare. Città famose, vediamo un po'. Chi è? Io voglio Bologna. Ci sarà Bologna. Indovina la città. Dei tortellini. È Bologna! Non è Bologna. Oh boia. Ma cos'è? Gli operai stronzi qui, non so. Però Bologna no, perché Bologna non c'è i tortellini. Io se c'è Bologna. Buoni. Comunque qua io vedo che c'è del mare, quindi è una città sul mare. Non è Milano. Attenzione, era Cagliari, non la sapeva nessuno. Wow! Fantastico. Castello. Ma perché il bello è che segna Simo primo anche se non c'è, è quella cosa bella. Primo anche se non c'è. Indovina la città, perché nessuno l'ha azzeccata. Oh, ma questa qua, sì, Padova, famosissima. Ma scusami, sta roba non è un certo edificio di Assassin's Creed 2, quello. No, tanto per dire, ho aperto la gatta. Non è un certo Castel Sant'Angelo? È facile. È facile, sì. È facile per chi la sa, come sempre, non so. Come sempre, ogni cosa... Attenzione, qualcuno ha detto Firenze. No, Firenze non c'ha Castel Sant'Angelo. È Roma, ragazzi. È da Roma. È Roma. Comunque sì, che questa è la vita del gioco. Castel Sant'Angelo è nel Tevere. Oh, ragazzi, anche questa qua l'ho già vista in un certo videogioco. Xinkai, il buon Fox, ti ha fatto da insegnante, su questa no, ma lo sai. Questa sarà Venezia. Venezia, sì, Venezia. Venezia, ciao. Gesè.
Indovina la città, attenzione. Che Boia! Non la conosco assolutamente questa città qua, proprio. Mai stato lì. Vediamo. Fra l'altro, andate dentro l'arco, c'è tipo una strada tutta bella, epica. Milano. Sì, si vede l'ingresso della galleria. Sì, la galleria, io sono stato, è bellissimo quel posto. Indovina la città. La città è bella. Questa si riconosce cos'è. Questa... Sì. Non è... Questa qui saprei. è Torreno. C'è la mole antonelliana. Io ci sono stato dentro, c'è un ristorante lì dentro la mole antoniana. Non vorrei dire una stronzata. Indovina la città. Porco can. È Bologna! Non è Bologna. No, beh, però onestamente, vedendo la forma, potrebbe essere... Dicevo che non volevo dire una stronzata, ma mi pareva Torino prima. Era Torino. No, per davvero. Il terreno. Per davvero, come dire. Per me era Tasinato che c'era Dion prima di te. Le asperità del terreno Genova. confondono parecchio. Era Genova. Sembra Genova. Esatto. Indovina la città, infatti, cos'è questo? Bologna. Perché le asperità fanno... Attenzione! C'è Bologna fra le opzioni, ma potrebbe non essere Bologna. Però c'è Bologna fra le opzioni, ragazzi. Voi fidatevi del buon Jack. Io vi dico che Bologna a me sembra più una città del sud questa. Sì. Allora mi fa che è Napoli, ragazzi. Sembra una villa di Napoli, sembra. Però non lo so. Sì. Era Palermo. Infatti, non volevo dirvelo, ma questo era il Duomo di Palermo. Era il Duomo di Palermo, bravo, dai. Dovevi partecipare anche te, per me la vincevi. Sì. Indovina la città. Bella questa immagine, ma scusami. Questo qui non siamo più in Italia, vedo un certo Big Bang Attack. Questa si capisce che è London. No, vedi come tiro il tuo Tower Bridge, che lo infili sempre nei comandi. Come tiro è fissato col Tower Bridge. Sì, questo per forza Fox mi lo direbbe se non saprei. Quindi Fox è proprio Veneto di Venezia, che bello. Tower Bridge, sì. Sì. Pokerino? Tower Bridge. Indovina la città, attenzione. Ma è bellissima questa città, ragazzi. Bravi, la sapevate. C'è solo lì, non è che... Sì, però è stato vergognoso quando hanno fatto nuotare gli atleti nella Senna. Quello è uno schifo. Quelle pantegane che... E le malattie. Che bella questa città. Cos'è? La pantegana. Potrei saperlo. Perché questa qua è la Sagrada Famiglia di Barcellona. No, ci sono stato. Non dirlo. Lo so anch'io, ma non volevo dirlo. La Sagrada Famiglia. La Torre Eiffel. Io ci sono stato in quella chiesa. Lo so, però non dirlo perché poi ti rispondono. Si è sposato, sì. Ha messo su figli in quella chiesa lì. Giusto. Sì, Sagrada Famiglia. L'unica giornata. Bella questa. Questa qui. Maggiore. Questa qui sarei confuso fra due, però. Ma questa sarà Mosca, vedete tanti bravo come Tino. No, ma non ditelo, ragazzi, se dite le risposte prima che ci sia il finale, la gente poi vi risponde. Esatto, sì. No spoiler. Vedere tanti servizi del TG5, questa qua è proprio Mosca. Vedete tanti servizi del TG5. Moschetta. Beccata la mosca, no scherzavo. Indovina la città. Bella. Cos'è questa roba? Ma che bello questi coi giardini, ragazzi. Ma che spettacolo. Non mi viene in mente perché non l'ho mai visto. San Pietroburgo, sempre Russia, non lo sapevo. Però bella. Non era Stalingrado una volta. Indovina la città. Helsinki è in Finlandia. Lo so. Che bello. C'è una bandiera, però non vorrei dirvi che c'è la bandiera della nazione qua che vi dà un piccolo indizio, ma un piccolino. No, niente spoiler. No, ma c'era nell'immagine però. Madrid, ovviamente, perché a parte che sì, la vedi nella casa di carta, ma indovina la città. Beh, che cosa? Vai tu. Ma scusate, ma anche qui ci sono le bandiere di una certa nazione. Questo si vede benissimo cos'è, sì. Lo riconosco dai mezzi. Puoi dirlo, guarda, facciamo rivedere. Puoi dirlo, sì, è Lisbona. È Lisboa. Portogallo si vede. Portogallo. Come si dice? Come si dice? Portugal. Portugal. Volevo pronunciarlo bene.
La mia pronuncia fa schifo. Cos'è sto posto così complicato con ste sfere? Sembra veramente uscito da un anime con ste sfere. Non so, forse Bruxelles, boh. Può essere, però potresti giocarci a pallavolo. C'è la palla. Rottenmeier, sì, Rottenmeier. Bruxelles, confermo. La signorina Diamond, la signorina Rottenmeier. Rottenmeier, sì, quella che deve fare Adelaide. Devo fare una battuta un po'. Dimmi Simo. Mi sta parlando. Ma cosa sono sti colori? La Rottenmeier, guarda, lasciamo perdere. Colori, ma perché sembra Venezia? No, io lo so che città è, famosa. È il vero nome di Heidi, si chiama Adelaide. Ma scusa, ma Heidi non poteva fucilarla? No! Essendo che era in piena guerra fredda in quel periodo. Ma perché deve fucilare la gente? È illegale. Quella foto mi pare di averla vista su un videoclip di Alessandro Amoroso. Ma no, ma è Copenaghen, è stranissima, però affascinante. So che a me non piacciono quei colori. Indovina la città. Bruno Liegi Baston Liegi c'è la stessa. Ragazzi, c'è Bruno Liegi Baston Liegi. Era Amsterdam, vabbè. Amsterdam forse. Amsterdam, come Tino si fa rifornimenti Amsterdam, delle sostanze che usa nel vino. Che poi tutti dicono un po' volgare. Voglio sentire la battuta di Olanda, ma si chiamano Paesi Bassi. Sì. Ma dimmi qual è la battuta di Simo? Mi permetti una battuta un po' volgare Sì, te lo permetto. Siccome là Rottenmeier c'era la censura, il rotto in culo pareva brutto. Sì, ho capito. È vero. Come ci sta, non penso ci stava. L'Ardermai è stata talmente sui coglioni quando l'ho vista. La waifu di Cometino. Era Edimburgo. Ragazzi, era Edimburgo. L'ho capita, raga. Però Heidi sarebbe un'abbreviazione del nome Adelaide. Ma guarda, non volevo dirti cosa sembrava un'abbreviazione mia, ma non lo posso dire perché è offensiva per chi ha avuto quella malattia. Quindi no, mi sto zitto. Allora, non mi ricordo ancora. No, non la dico, promesso, non la dico. Quello che diceva Simo era Rottenkulen. Carmelo. Ma stava parlando Lio prima, stavolta avevo Cologna. Dico, era la censura che aveva detto Simo era quella del Rottenkulen. Ho capito, l'abbiamo capita, l'ha detta. Indovina la città. Boia. Questa è complicata, ragazzi. Adesso ti penestro Carmelo. Ma perché? Perché cosa ti ha fatto Carmelo, scusa? Niente. Però ragazzi, non vorrei dire, ma c'è una scritta qui sopra grossa come una casa che mi fa che sembra il nome di una città. Era Vienna. C'è scritto Berlitz, Vienna. Attenzione, vediamo il podio, ha vinto Xinkai. Leonardo terzo, bravo. Chi è secondo? Lio, bravo. Come no, Lio non ha vinto? Strano Lio che non vince. Nelle ultime ho sbagliato. E chi ha vinto? Forza Juve, cioè un vero Ice. Non è che mi piace molto dire Forza Juve, però. Quante volte mi tocca dire Forza Juve? Fate il suono e così sfottiamo Jack. Dimmi una cosa, però Sean Walker si metteva in posa come noi perché gli piaceva fare Era un po' che ma ci sta. Comunque Leonardo oggi è festeggiato Xinkai, non lo stiamo facendo vincere. Allora vediamo, prossimo argomento. Simo, tu che sei un intenditore. Cibo. Andiamo a fare Masterchef Diamond. E se facessimo il logo cibi e bevande, possiamo fare il logo delle cibi e bevande, che mi sembra facile. Sì. Venite fedeli, l'arcangelo Jack vi invita, Don Jack vi invita. Venite. Ragazzi, io mi spenno a sto momento. Ma non lo so, magari è un suo modo di fare la cosa, magari. Comunque Simo, se venite che te qui ci sono i cibi, guarda, come dice il mio sound. Com'era sound? E chi non beve? Tony. Chi non beve? No, Tony, non scappare, Tony, che ci sono emozioni. No, dai, scherzo, se devi andare vai pure, tranquillo, tanto io. Oggi pensavo di staccare presto. Con me, pestalo colga. Facciamo lui. 19 minuti. Io stacco prima oggi mancano 19 minuti. Devo andare in discoteca stasera, vado a vedere con la mia fidanzata. Che cioè, fra 2 giorni c'è. Scopriamo in diretta.
che novità questa? Ma guarda un po'. Fidarsi con Alexa. Esatto! Dico, mi spiace, ma sai che fra 2 giorni esattamente mi spiace? Non lo so. Bollata. Parliamo di una domanda facile. Di che logo si tratta? Ma che bello sta grafica. Oh, no, che cos'è? No, aiuto, l'epilessia, no, sto malissimo. Scrivi la tua risposta qui, dovete scrivere. Questo lo so. Starbucks. Sì. Starbucks. Ok. Starbucks. Sì, ma io sto soffrendo. Vabbè, io ho detto all'ignorante. Sì, ma sto soffrendo per... Ragazzi, per favore, riscrivete. Quel gatto dove minchia è sbucato, quel gatto. Quale gatto? Ti è passato sopra la testa. La mia minchia. La Iris. Vediamo un po' le risposte. Starbucks, ma lo sapevo. Complimenti. Tutti giusti. Ma non è vero, solo 2 persone hanno risposto. Starbucks. Ma non è vero che tutti hanno risposto giusto. Gli altri non hanno risposto. E mi sa che la cioccolata dello Starbucks. Di che logo si tratta? Ragazzi, non fatemi vedere l'epilessia, perché io so E tra l'altro, ragazzi, se volete vedere il logo di Starbucks come... Scusami, non c'è scritto sopra il nome della marca, ma io ripeto, c'è scritto lì grosso come una casa. Aspetta, che cazzo è? Ma c'è scritto lì, ragazzi, che senso ha? Scusami, ma te lo metti lì? Tomato ketchup. Ma sta Heinz. Pronuncia Heinz, perché è tedesco. Uno ha scritto Heinz. Io so il tedesco. 3 giusti. Ma perché avete scritto Kraft? Aurora lo sa, ma poi dove cacchio è? Vabbè, ma Heinz è un nome, non è? Di che logo si tratta? Heinz Fight. Heinz Fight Dry, dalla Nicholsi con Sai. Heinz che è comunque una divisione della Kraft. Cos'è sta roba? Non so cosa sia. Non lo so, è una campanella. Mi sembra una cosa che ricorda Twitch. Sì, sembra una roba di consegne di delivery, penso. Non so cosa sia. Vediamo un po', sono curioso. Non ho idea, ragazzi, questo non lo so. Magari qualcuno di voi la sa. Neanch'io. No. Twitch, Pohub, cos'è Pohub? Taco Bell. Qualcuno di voi ha risposto Pohub, che mi sembra un certo logo, non vorrei dire. Di che logo si tratta? Quale logo? Me lo son perso. Cocoa. Samoa, ragazzi. Oh, ma questo qui è famosa. Ma questa qui la mangia. Dai, Raffaele questo la sa. Ma che Nutella? Che nei paesi stranieri costa un occhio della testa, maledetto. No, i miei gatti no, ma con nessuno in realtà. Era solo perché volevo dire che San Valentino c'è sempre lo spendere soldi. In realtà no, non sono fidanzato. Era Nutella, vedi? Sì, vabbè. Io ce l'ho la Nutella da qualche parte. Come si spalma nella Nutella e fa il bagno nella Nutella, si sa. Il bagno nella Nutella. Cos'è sta roba? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh, io l'ho riconosciuta Pepsi. Non ditelo, ma non favorite. Non favorite la concorrenza. Dimmi. Dovessi vederti i video di quelli che si fanno il bagno nei Coco Pops con un cucchiaio gigante e si mangiano i Coco Pops. No, cucchiaio gigante. Bagno nei Coco Pops. Oh, questa qui è... Cosa sento? Questa qui è famosa, ragazzi. Che cos'è che non so capire? No, quei cereali caramellati che... Belli sponsorizzati da cose. Sì, hanno un quintale di coloranti. Ma sai che stiamo a caduta libera adesso, fra l'altro, con questo caut. Bravi, l'avete azzeccata. Sono entrambe valide. Comunque, 2 di voi l'hanno azzeccata. Bravi ragazzi, bravi, siete leggende. Chi ha vinto quindi? Lio e Xinca, ok. Poi di che logo si tratta? Che logo si tratta? C'è un animale, c'è una zamba, una zampetta. No, c'è una mano. Cos'è sta roba? Sembra la cacca di Erale. Lui. Lo conosci? Sì. Sembra più... lo so, ho capito cos'è. L'hanno fatta così brutta, giuro, è bruttissimo quello Lo so cos'è. Spara Diamond. Cos'è sta roba? Quello delle Pringles. Sì, infatti. Pringles, ok. Delle Pringles. Lio, qualcuno ha risposto Lio. Era Lio, quindi. In caso superiore ho fatto Pringles. un professore Marsa di Pringles. Bella Lio. Il giro di Pringles. Come Tino, grazie. Di che logo si tratta?
Camera caffè mi pare. No, Camera caffè è una trasmissione. Maledetti. Per questo Ma è un caffè, sicuramente un caffè sta roba. Sì, ma non vorrei sbagliarmi. Perché questo so qui cosa lo fanno sia. anche da un'altra parte. What's brewing? Cos'è Dunkin'? Non so cosa sia sto caffè. Ma perché c'è una qui? Dovrebbe essere. No, non è quello. Dunkin' Donuts, la Vazza. La Vazza. Qualcuno l'ha azzeccata. Xinkai le sa, ragazzi. Xinkai sta mettendo pressione a Cometino. Mo lo frega. Vediamo. Non ha scritto la Vazza. Ma che cazzo? Di che logo? Non parolacce! No, è colpa tua se mi fate sparare. Ma io sono tranquillo. A parte Diamond. No, aspetta, è sempre colpa di chi le fa, non è che... Aspetta. Cos'è sto? Ma che è sta roba? Paris Hilton. Hershey's, ok. Ma cos'è? Hershey non so cosa sia. Cosa... No, dovrebbe essere una cosa tipo mutante. Allora, ciao Doggo, siamo una partitona. No, ma perché? Ma deve avere americano è inutile, non esiste, cioè non esiste. Leon primo. Complimenti. Di che logo si tratta? L'ho scritto nella maniera più sbagliata possibile. No, cosa sta? Di che logo si tratta? La G. Aspetta. Non è Powerade. No, quell'altra. Quell'altra. Sì, mi è venuto adesso anche a me. Feraligatorade. Alligatorade, bellissimo. Bellissima come battuta. L'Alligatorade. No, Speraligatorade. Questa è quella che si bevono gli alligatori prima di... Gatorade. 3 risposte corrette, bravi ragazzi, bravi. Non lo sapevo io, ad esempio. Andiamo avanti. Ultima ancora, di che logo si tratta? Ne mancano 3 e poi abbiamo finito. Ciao Doggo, comunque benvenuto, abbiamo finito Mass Effect oggi. Allora, potrebbe essere come quella di prima di... No? Non si vede ancora, Potrebbe essere una Madonna, no, una Madonna sta roba. Giuda. Campbell's, cosa c'è scritto? Campbell's. Cos'è? Potrebbe essere. Ah, il comandante, il colonnello Campbell, grande. Sì, Campbell's. Da Metal Gear Solid. No! Ciao, comunque benvenuto. Coca-Cola, non lo so. Era Rocco? Come Rocco? Che è Rocco? Rocco. Non lo so. Campbell's, vedi? Di che logo si tratta? Sì. Cos'è sta roba? Non c'è un logo! Non vedo nulla! Non si vede niente! È la B! Lo so qual è. Oh, forse lo so anch'io. Vabbè, si capisce. Sento già la musica. Che c'è la musica che mi ha fatto C'è la musica. Vabbè, è facilissimo, vedi? Vabbè, però finché non vedevamo il logo non si vedeva il cubo. Doppi punti l'ultima, dai, doppi punti. Xinkai, vogliamo della vittoria di Xinkai. Io tifo per Xinkai, ragazzi. Cos'è sta roba? È una bevanda che fa twerking. Ma che cazzo? No, le parolacce come tira! Bellissimo. Ma capi come non puoi scrivere sta cosa con la O? Ma che cavolo? Non capisco nulla di questa cosa io. E tu mi stai facendo dissociare sparando le parolacce, Max. Io non... Ma anche te ne dici ogni tanto le parolacce com'et. Io non dico, è solo lui che le dice veramente. Allora, no, dico quella prima della barilla della quarantena. Ma cos'è la Genzaz? Cos'è la Genzaz? Ma che minchia è? Cavolo, io pensavo fosse più facile. Xinkai terza, secondo, Forza Juve, cioè Ice è primo. Wow, pazzesco. Primo Leon De Wolfo, l'unico bestiale, mostruoso. Ha vinto 2 volte. Allora, mi sono rimbambito. Chi aveva vinto la seconda? Chi aveva vinto la seconda? Devo dare i punti. La seconda mi sembra l'aveva vinta. Forse l'avevo vinta io. No, tu hai vinto 2 su 3. Io ho creduto in Xinkai. Io ho vinto la prima e la terza, questa qui. E la seconda chi l'ha vinta? Mi sembra Xinkai. Xinkai ha vinto, ok. Perché Leo era arrivato. Vabbè, noi diamo i punti. Sto andando a dare i punti per quei motivi, ve lo chiedo, ragazzi. Per altri motivi.
Sono andato a darmi i punti. Allora, diamo, intanto, allora, visto che Lio ne ha azzeccate 2, gli diamo sicuramente altri 200 punti. Contenti si è preso i 200 come Leonardo che si è fatto il compleanno. E poi l'altra è la Xinca e gli diamo... Sì, sempre Lio non è umano, Lio è un lupo, ragazzi, infatti non è umano. Chi è che l'ha scritto? Xinca, hai detto Lio non è Singai, umano. allora non è per male Xingai, ma per quante di quelle cose... No, non è che io sono ha scelto di diventare sintetico. Ha scelto di diventare sintetico. È una macchina da guerra questo! Ha fatto il finale sintetico di Mass Effect. È una macchina da guerra questo Comunque non so se c'è ancora Matteo. Faccio vedere una cosa, ragazzi. Però entro solo un attimino che ho ancora 2 minuti prima di staccare. Faccio solo vedere perché non voglio fare spoiler, però è bello. È bello, ma mi fa arrabbiare sto gioco. Volevo raccontare a Matteo, che poi, cavolo, gli spiegherò domani. Guarda, domani ma ti sei accorto che Barilla, grazie Dogo. Comunque su carini sti quiz. Ti sei accorto che? Dico, ma ti sei accorto che nella grafica iniziale, ovvero nella copertina iniziale, quando è non voglio andare alla Spider-Man non ha la... c'ha la... Non capisco, là e salta l'audio. La ragnatela non è bianca ma è nera. Sì, per forza, è la ragnatela del simbiote. Ma come non è bianca? Ha senso, è la ragnatela del simbiote. È la ragnatela del simbiote. Sì, è bella perché... Macchina da guerra! Hai detto del tempo. Ma mia Xinkai, sai che domani faremo il nuovo retro gaming? Io come sempre sono sempre esitato ogni volta che ho retro gaming perché penso sempre che succederà al fine mondo. Spider-Jack, sì, Spider-Jack dovrei mettere io. Vabbè, ho capito cosa vuole vedere Xinkai. Xinkai è un'intenditrice. Xinkai sa che io posso fare così e posso fare Spider-Jack, eccolo qua. Come nella scena. Per favore. Mi pare che ci fosse il punto esclamativo Spider-Max. Jack, io non guarda i poteri fighissimi. Ho messo così, sembri un'altra figura e non... No, lo so, ma non voglio sembrare quella figura che ci sta. Guarda che sto combattendo simbioti in giro per la strada. Ah, ma quindi tu già sei arrivato a Bombuno? Sì, mancano 3 missioni per finire il gioco, ma... Ho già sto vestito qua che è fighissimo. Mancano 3 missioni, però c'è anche una missione che non riesco ancora a sbloccare e poi devo farmi i nidi sono una rottura perché sono missioni a tempo, io odio missioni a tempo. Ma anche Jack era un po' come... Spider-Jack, tu mi sporchi il soffitto, esatto. È un po' come era in Spider-Man nel Regno delle Ombre. Là anche lì c'erano i nidi di fusione, quelli erano infami da... Comunque ragazzi, fammi vedere i costumi che ho io. Cioè questo qui è bellissimo, Spider-Noir, guardalo, che bello. Non posso vedere mai... Sto aspettando solo la serie... Guarda, va a scatti Spider-Man. Jack, me lo fai una cosa, mi metti il costume da Spider... da coso, da Spider Rider, ovvero da Ghost Spider. Qual è Spider? Quello col teschio che va in fiamme. Ecco. Non c'è nel 2, non c'era nell'1, quello che dici te. C'era nell'1, ma non c'era. Nell'2 c'è Apocalypse, quel punk a bestia, praticamente, il punk a bestia. Metti il punk a bestia, che quello è molto, punk a bestia. Molto coso. È mega punk. Poi abbiamo... Ah, guarda che bello con quegli occhi così. Sai qual è bello? Questo qua, quello di Kraven. Quello di Kraven è proprio tanta roba. Ah, quello di... Kraven il cacciatore. Io adoro Kraven. Non ho visto il film però, non ho visto il film di Kraven. E pensare che tempo fa avevo creato devo andare qua per fare il Midway Symbiote, ma non lo faccio adesso perché è troppo tardi, devo andare a mangiare, però diciamo che sono a buon punto, diciamo solo. Io non posso cambiare a Miles Morales, vi farei vedere Miles, ma posso farvi vedere Miles, quindi faccio vedere Miles Morales com'è. Miles Morales, beh, anche lui ha dei costumi fighissimi. Miles Morales è un bel gameplay, comunque. Miles Morales mi piace tantissimo, infatti io lo adoro. E Miles Morales ha dei costumi veramente pazzeschi, il più principale suo è questo, ma a me piace tantissimo il suo, questo qua, perché c'è il cappello, ragazzi, sei molto golfista, sai. E guarda Misterio, guarda lo Spider... Ma cos'è quella versione rapper? Che è da roba? Non c'è rapper,
Ah, tu dici il No, c'è il boricua. costume da rapper con i... Questo qui. Con il cappellino messo al contrario. Sì. È musicale questo. È proprio un misterio. Questo è Misterio, no? Quello è il costume di Misterio, sì. Misterio è un bel personaggio. Guarda, questo qui è molto strano perché questo qui, ragazzi, cos'è? Across the Spider-Verse. Guarda come va. Vedi che va. Vedi che quello ha l'effetto lag come quello lì del film. Jack, Sì. è come quello lì di Spider... Sì, è quello del film, solo che mi fa impazzire. Spider Noir. Sì, mi fa impazzire. È come quello di Spider Noir, ti dà questo effetto lag. Sì. Ma io non so, a me fa male alla testa vedere quello. Però ne ha diversi di costumi belli lui. Il mio preferito al momento sono questi qua. Alcuni sono proprio belli. Questo qui bello sembra Batman. Guarda, ti faccio vedere con questo costume qua. Guarda che bello. Pazzesco. Ah, sembra quello di Stile Robin. Sì, esatto. Bello. Chissà come veramente sarà la serie di Spider-Man Noir, che sono veramente casato. Esatto. Ma molti dicono che... Ma con attori veri? Che è bella. Sì, live action. Molti dicono che sarà bella, sì, ma come fai a saperlo prima che esce? Che... Come fai a saperlo prima che esce? Se la serie è bella o meno? Cioè, che non è per male, ma io simo qualche cosa... No, ho capito, ma dico, ma sarà... Quando la vediamo sapremo se è bella. Fallout abbiamo scoperto quando è uscita che era fatta bene. Vabbè ragazzi, andiamo in chiusura e vi ringrazio. Domani facciamo... Ti aspetti? Dimmi. Avere Nicolas Cage che ti fa Spider Noir. Io ho paura di Nicolas Cage. Con il film che lui lui lo doppiava nel film di È vero, di Miles Morales. È vero. Simo, una domanda. Ciao, e se per caso domani, dopo poi facciamo Silent Hill 2 settimana prossima. In futuro faranno unire il Ghost Rider fatto da Nicolas Cage, lo Spider-Man Noir e il padre della ragazzina in ma io Kick-Ass. devo Cavolo uscirebbe fuori? Aspetta, parliamo dopo. Ciao Xinkai! Ciao, ci vediamo domani. Ultimo giorno della settimana. In realtà poi farò ancora qualcosa domenica mattina, che sapete che io... qua c'è il gatto Beethoven che suona. Il gatto che provoca. Ciao a tutti, ciao e grazie, abbiamo finito Mass Effect, è finito male, ma...